Scusatemi, ma Streamia stasera mi sta dando segni nefasti e c'è un ritardo, non ho visto neanche partire la sigla, forse era già iniziato, non ho detto niente. Fatto sta, benvenuti, il bello della live, su questo canale di Assunti di Storia, con me questa sera c'è il buon Zach. Ciao a tutti. Bene, ti lascio la parola se vuoi presentarti, Di presentare i tuoi già. video. Vabbè, io intanto ti ringrazio Gianluca che mi ha già ospitato diverse volte e velocemente sono Andrea Zacchigna, ho fatto appunto questo canale di storia su YouTube che va alti e bassi, ho studiato storia moderna e contemporanea Statale di Milano e poi mi sono un po' specializzato sulla storia militare con vari autori anche esterni all'università, di cui uno parleremo molto stasera, che per me ha segnato una vera e propria svolta nell'ambito di questi studi. Ma vediamo dopo chi è costui. E niente, ciao a tutti e ancora Bene, grazie di avermi invitato. grazie a te di aver accettato come sempre. Allora, questa sera parleremo dell'assedio di Torino del 1706 per diversi motivi. Primo tra tutti, io sono di Torino ed è una cosa appunto che la città di Torino è ancora, diciamo, visibile se vogliamo. Un esempio banale, in Piazza San Carlo, una delle piazze principali, guardando Palazzo Reale sulla destra si vede ancora una palla di cannone di questo assedio. Poi ad esempio la cittadella di Pietromicche, poi vedremo in questa live chi è Pietromicche, è ancora visitabile ed è un esempio di una fortezza moderna. Poi, quindi questo è l'esempio che mi sta, tra virgolette, più a cuore, più vicino. Secondo, a mio avviso, è un bell'esempio da poter portare, uno per cosa vuol dire fare una guerra moderna, una guerra del '700. Cosa vuol dire fare un tipo di assedio e tutto, tipo di guerre. E poi a mio avviso anche a livello storico, anche in generale, che una si configura, possiamo dire, in quelle guerre di successione che avvengono nel '700 e se vogliamo è un po' un esempio un po' archetipo dell'ancien regime. Ecco, come vedremo sono questi re sovrani assoluti che si fanno guerra, una volta persa la guerra si spartiscono la pace di fatto sedendosi a un tavolo, ritagliando in territorio, un po' se vogliamo quello che poi è stato il congresso di Vienna o il congresso di Yalta, eccetera, eccetera, però lo vediamo proprio fatto da teste coronate assolute. Ed è interessante come questi territori vengono, l'idea di fondo che c'era, che comunque soltanto i re potevano di fatto governare o meno, non siamo in un periodo che non ci sono ancora le nazioni, non c'è uno spirito nazionale, quindi questi territori sono tagliati, cuciti, messi in altri stati, non secondo una logica su chi sia la nazione, che non esiste la religione, la lingua, il popolo, niente di tutto ciò, però quello che conta è che abbiano di fatto il sangue blu. Quindi se per noi oggi siamo straniti, se pensiamo alla Gran Bretagna, dove di fatto i re hanno, gli Hannover hanno un'origine tedesca, questo che noi abbiamo, ci portiamo dietro questo concetto nazionale, bene, in queste guerre di successione tutto questo è veramente lampante, vediamo come, che ne so, re o principi, duchi della casa degli Asburgo di Vienna vanno a finire, vanno a governare la Toscana, cosa che per noi è veramente assurda. E quindi nulla, per questi vari motivi mi fa piacere approfondire, per questo ho invitato il nostro ospite. Io adesso attivo le slide e possiamo iniziare. Solo un secondo che StreamYard mi dà problemi, quindi Io ti sento con qualche secondo di ritardo, Cioè ti vedo con qualche quello è secondo il di ritardo. problema. Solo un Se secondo, no possiamo scusami. andare a braccio, non è un problema. Il computer non tutto lento, tutto contro, gli dei sono avversi questa sera. Vuoi che Sono provi a stato presentare io? empio. Vediamo, forse sono riuscito. Ok, condividi schermo. Ok. Dammi solo un feedback se Sta si gironzolando. vede. Ok, sì, siamo alla guerra di successione. Ok, Io ce l'ho. tu Ok, sì, dimmi. velocemente.
Dimmi tutto. Quando hai bisogno di girare o meno. Ah, ok. Beh, no, bisogna girare. No, beh, perché l'introduzione era basata sulla guerra di successione spagnola. Tu giustamente hai fatto già tutta un'introduzione su queste guerre dinastiche, che io sono d'accordo assolutamente con te. Paradossalmente sono gli stati nazionali che cambiano i propri sovrani, facendo però nascere, questo è interessante, iniziando a nascere un sentimento nazionale che poi sfocerà, o meglio possiamo dire esploderà per tutti negli anni della rivoluzione francese, che in realtà, qua mi sa che abbiamo opinioni diverse, secondo me la rivoluzione francese, non magari nelle idee, ma nella geopolitica, è molto più figlia di queste guerre del Settecento di quanto noi non vogliamo credere ancora oggi, perché in realtà se uno guarda la situazione è molto simile. Scusate, io sono un po' raffreddato stasera. Se vuoi andare avanti, iniziamo a vedere la situazione. La guerra di successione spagnola è la prima delle cosiddette grandi guerre di successione, in cui si inserisce la battaglia di Torino. E vediamo se va. Va, non va. La mappa si sta muovendo qui. Ah, si sta muovendo, io vedo ancora tutto. Tranquillo. Fondamentalmente cosa succede? Succede che gli Asburgo di Spagna, a furia di incroci tra cugini e consanguinei, e vabbè, a furia anche di un po' di sfighe personali, si ritrovano con un sovrano, Carlo II, che è quanto di più sfortunato possa esistere, ovvero sia una persona che è affetta da tantissime malattie, che non riesce a procurarsi un erede, perché tra le altre cose è malato anche da quel punto di vista, cioè, non è in grado di farlo, e quindi le persone iniziano a ragionare, sono andati troppo in basso, sì, ok, velocemente, poi possiamo saltarne anche un paio. Le persone iniziano a ragionare su che cosa fare. Quella prima, se riesci, ok, su che cosa fare Quale preferisci? di questo regno. Quella subito prima, perché così spiegavamo Sì, la fine. Allora, beh, molto velocemente noi dobbiamo pensare che tra fine 600 e inizio 700, esatto, il vero grande padrone, o meglio, colui che tenta di diventare padrone dell'Europa è, come sarà con la rivoluzione francese, la Francia, non di Napoleone, ma di Luigi XIV. Carlo II sta per tirare le cuoia e ha due possibili eredi. Da una parte suo nipote di secondo grado, possiamo dire, Filippo Duca d'Angiò, che però è anche nipote di Luigi XIV e anche potenziale erede di Luigi XIV, e dall'altra, giustamente, l'altro ramo della famiglia, ovvero sia gli Asburgo d'Austria, che avevano anche loro i loro corretti, potremmo dire, diritti ai domini del cugino. Ricordiamo, già che parla del Torino, come oh, grazie Shevan. Ricordiamo che gli Asburgo, tutto sommato, avevano costruito la loro come una fortuna davvero familiare. Prima di tutti gli altri, loro erano arrivati a un passo a controllare l'Europa e il mondo anche grazie ai propri legami familiari, fin quando Carlo V di imperatore, ma Carlo I di Spagna aveva governato un impero su cui non tramontava mai il sole, se ci ricordiamo bene. Allora, è come non è, il problema è che Carlo II alla fine, vuoi mal consigliato, anche perché immaginate, questo povero Cristo era attorniato da tutta la gente che voleva dargli il suo candidato, il Papa, la moglie, i cugini, i fratelli, tutti gli davano la sua opinione. Alla fine Carlo II fa forse la scelta peggiore, ovvero sia decide di dare la sua eredità a Filippo. Il problema qual è? Il problema è che tutti sono terrorizzati dal ritorno, passano il termine, di Carlo V, ovvero sia, se Filippo siede sul trono di Spagna e poi diventerà anche re di Francia, allora avremo davvero un impero mondiale che nessuno può fermare. Cioè, siamo in un'epoca in cui l'Olanda ormai ha finito il suo periodo di crescita, l'Inghilterra sta davvero iniziando a mettere fuori la testa, vedremo che questa sarà la sua fortuna, però la verità è che gli immensi domini europei e coloniali della Spagna, uniti all'immensa potenza continentale della Francia, avrebbero creato un impero mondiale. Se guardi nella prossima diapositiva, molto schematizzati sarebbero i domini che avrebbero controllato le due corone.
tenendo presente che la Francia era già allora la maggiore potenza continentale, il paese più popoloso e più avanzato da molti punti di vista del continente. E quindi fai parecchie slide in avanti, che tanto alla fine era un modo per mostrare i blocchi, però immagino che StreamYard non aiuterà, dovremmo andare alla fine. Quindi si crea una grossa coalizione di potentati che si oppongono a questa decisione. Ovviamente i primi a opporsi sono chi c'ha più da perdere, ovvero sia gli Asburgo d'Austria, che dicono nostro cugino sta buttando via la roba di famiglia, la diamo ad altri, meglio di no. E ovviamente appunto gli inglesi che hanno tanti legami di scontro con la Francia, anche a livello interno inglese, siamo nel '700, hanno appena risolto le beghe, mhmm, anche loro in realtà le beghe di successione. Vai pure parecchio avanti, perché alla fine volevo soltanto far vedere 2 schieramenti, era un modo in PowerPoint in presenza avrebbe senso, però da lontano no. Okay. E gli Asburgo, e tutti l'Olanda ovviamente, diversi stati italiani e ovviamente appunto l'impero. È una situazione sotto certi punti di vista simile, fatto salvo il caso della Spagna, a quella che si ripresenterà esattamente 100 anni dopo con le guerre rivoluzionarie e napoleoniche, che infatti non a caso Napoleone sarà in grado anche per un certo periodo di legare a sé la Spagna, se dobbiamo saperlo. Ovviamente se tu hai dei pensieri fermami pure. No, per ora sto seguendo con molta attenzione e tutto quello che dici onestamente è molto interessante, quindi Sì, perché allora la verità è che queste guerre sono un po' sempre snobbate, però quando si dice al massimo la guerra dei 7 anni e la prima guerra mondiale, ma no, già la guerra di successione di Spagna è una guerra mondiale, perché sì, è brutto a dire, ma si scannano su tutto il continente, si scannano in America, se non sbaglio anche nelle Indie, e i risultati sono mondiali. Noi dobbiamo partire dal presupposto che questa guerra è forse a livello di geopolitica, non a livello di ideologia, sia chiaro, decisiva quanto se non di più delle guerre rivoluzionarie, perché questa guerra è quella che decide la geopolitica di molte nazioni per 150 anni e in alcuni casi ancora oggi. Cioè, tu giustamente mi citi i colpi di cannone dentro le mura di Torino, ma ci sono cose un pochino più importanti ancora che ha deciso certo. questa guerra, che dopo più di 300 anni ormai seguono ancora quella via. Cioè, queste persone, quelle persone che, come hai detto tu, si sono sedute al tavolo, stanno ancora, facendoci pagare no, stanno ancora imponendoci, passami il termine, le loro scelte, sotto certi punti di vista, in uno scacchiere totalmente modificato, sia chiaro. Certo. Quindi questa è Ma la mi viene in situazione. mente, Dimmi. se posso riflettere così a voce alta, le varie live che ho seguito di Mirko, Campochiari, Parabellum e con vari ospiti, che di fatto anche Italia Military Archive con Giulio si parlava, dove la geopolitica non ha un colore politico, l'Italia, avendo la sua posizione centrata nel Mediterraneo, dai tempi dei greci, dei romani ovviamente, è orientata verso il Mar Mediterraneo, ha i suoi interessi in quel mondo lì. Quindi per dire, ovviamente non c'entra nulla questo discorso, però di fatto ritornare al discorso che mh, la Francia continentale alleata con la Spagna contro delle potenze come la Gran Bretagna e delle potenze imperiali sono gli stessi legami li vediamo adesso e li vediamo anche poi 100 anni dopo con Napoleone. Quindi per dire, trovo questo discorso di Mirko sia esatto, come gli interessi geopolitici di fatto rimangono sempre quelli. Sì. Sì. Io devo dire che mi è saltato un paio di volte la connessione, ho capito il tuo discorso, mi sono saltato un po' di parole, però mi è scomparso Cavolo, tutto, c'era diventato tutto nero. Vabbè, però sì, caspita. sono d'accordo, hai ragione, la geopolitica è sempre quella, non ha colore politico. La Francia rivoluzionaria si comporterà esattamente come la Francia dell'Ancien Régime, esattamente come la Francia, mi verrebbe quasi da dire dell'epoca di Carlo Magno, qua sto esagerando, però concettualmente siamo lì. Certo. E quindi niente, tornando allo scacchiere, andiamo più nello specifico dello scacchiere italiano. Ecco qua ho fatto una gran cavolata perché non ho inserito un grande personaggio, ma andiamo avanti. Lo scacchiere italiano inizio del 700 è più o meno questo, tanti più principati di quelli che siamo abituati a conoscere. Dobbiamo pensare che il Ducato di Milano
lo Stato dei Presidi e tutto il sud è ancora in mano spagnola, e la Francia ha appena perso parte delle posizioni in Piemonte. Questa cartina in realtà è di fine 600, perché si vede che Pinerolo è ancora francese, mentre Pinerolo con l'ultima guerra era appena tornato ai piemontesi. Però la Francia ha ancora abbastanza un artiglio piantato in Italia, possiamo dirlo così. Le cosiddette repubbliche marinare, le grandi repubbliche del Medioevo, sono ormai non ancora degli spettatori, perché poi, ecco, dobbiamo ricordarci che in che epoca stiamo vivendo. È la stessa epoca, gli stessi anni quasi, in cui al nord c'è la grande guerra del nord, che segnerà, sono anni decisivi davvero per tutto il mondo, perché nel nord l'impero svedese tramonterà e sorgerà l'astro russo all'epoca, e nei Balcani, lì sì, la Repubblica di Venezia dà ancora le ultime zampate del leone di San Marco, perché con la cosiddetta ultima crociata, guidata dai polacchi, dagli austriaci, ma anche dai russi e dai veneziani, gli ottomani saranno di fatto estromessi, no, ma ricacciati indietro di migliaia di chilometri nei Balcani. Quindi in realtà stiamo parlando di una situazione complessa, però quello che rimane con il cerino in mano nell'Alta Italia, possiamo dire che la prossima, vai con la prossima slide, è Vittorio Amedeo II, che è messo lì un po' nel suo ducato, che è in una bruttissima situazione, perché qua doveva partire anche il video, ma se dovresti togliere il volume, perché se no parte la cosa, ma pazienza. Cosa succede? Si può fare, non si può fare? Proviamo. Proviamo. Tanto ci Guarda, forse censurano è per stasera. questo che così, vabbè, tanto non dovrebbe esserci un problema. Se non fa rumore, tanto di Non guadagnato riesco per ad tutti. abbassarlo, questo è il Vabbè, fa grande niente problema. allora. No, sarà un problema semmai dopo, però vabbè. Vabbè, per spiegarci, lui si trova un po' col cerino in mano, perché per usare un termine, non mi ricordo, forse di quella persona che ha governato l'Italia negli anni 20, forse era lui, che dice, si trova un po' come Cristo fra i due ladroni, passami il termine, no? Perché da una parte ha la Francia, ovvero sia la maggiore potenza europea, di cui si è appena riuscito a disfare, perché tra l'altro Vittorio Amedeo, che è una personalità con tanti chiaroscuri, intelligentissimo, furbo come una volpe, era soprannominato la volpe savoiarda, probabilmente con delle turbe psicologiche represse che forse alla fine della sua vita lo porteranno al disastro non dello Stato ma personale, quando si ritirerà a vita privata. Si era appena riuscito a disfare della sudditanza con cui sua madre, che era stata reggente per diversi anni, aveva legato il Piemonte alla Francia. Però la Francia era ancora lì. E dall'altra parte c'è il Ducato di Milano, che è in mano alla Spagna, che è alleata della Francia. E quindi lui è in una situazione decisamente pessima, per usare un eufemismo, tant'è che inizialmente è costretto a entrare in guerra a favore dei francesi, un po' come i portoghesi, però sia il Piemonte sia il Portogallo tempo 2 anni e cambieranno idea, ma perché erano stati letteralmente obbligati, questi due stati, che tra l'altro hanno da sempre fortissimi legami con l'Inghilterra, sia il Portogallo sia la dinastia Sabauda, a entrare a favore dei francesi. Cosa succede? Succede che la guerra esplode nel 702, nel 704 inizio 704 Vittorio Amedeo cambia schieramento e si trova il ducato devastato. Si trova il ducato devastato perché ovviamente deve inizialmente reggere con le sue sole forze. L'esercito piemontese in parte viene preso subito prigioniero dai francesi a San Benedetto Po, perché i francesi vengono a sapere che Vittorio Amedeo sta cambiando alleanza quando la cosa non è ancora avvenuta, circondano il contingente piemontese, il loro alleato San Benedetto, e lo C'è dell'8 costringono alla resa. settembre tutto ciò. C'è dell'8 settembre, sì, abbastanza. Infatti la cosa che c'è da chiedersi è come ha fatto Vittorio Emanuele III a non pensare a questa cosa. Anche se va pure detto che è molto vicino all'8 settembre. Infatti il grosso disastro è che, o se preferisci la grossa differenza, è che da una parte una parte dell'esercito rimane saldissima e soprattutto rimane la capitale, nel senso ci sono laddove nell'8 settembre si ancorano in Puglia, lì si ancorano nel centro dello Stato. E poi non c'erano divisioni, cioè le divisioni politiche del Ducato di Savoia erano state paradossalmente appena spazzate via 10 anni prima.
c'erano state una serie di guerre anche intestine, anche con il popolo, le cosiddette guerre del sale, che avevano un po' sistemato la faccenda, laddove invece l'8 settembre si arrivava da un periodo di dittatura dove in realtà le turbulenze invece erano state appunto compresse per poi esplodere. Ciao quarta. Quindi c'è molto di 8 settembre, però il risultato è molto diverso. Anche se non fosse altro per una cosa, da una parte hai vinto, dall'altra hai perso. Quando hai vinto ti applaudono, quando perdi no. E vabbè, vediamo intanto, vabbè, lui si trova col ducato tutto assediato, adesso non ci saranno tutte le mappe che fanno vedere come evolve questa guerra, ma possiamo sintetizzarla con i francesi calano in Savoia, in Val d'Aosta, in Piemonte, un po' dappertutto, e una dopo l'altra occupano le terre piemontesi, quasi tutte le terre piemontesi. È una guerra d'attrito, è una guerra in cui Vittorio Amedeo fa perno sulle fortezze, perdendone una alla volta. È una guerra però che consuma tantissimo anche le forze francesi. È una guerra in cui tra l'altro i francesi sono anche già impegnati nel Ducato di Milano contro le forze austriache stanziate tra il Trentino e Mantova. È una guerra estremamente complessa, è una guerra che si trascina per 3 anni in cui piano piano i francesi occupano una dietro l'altra le fortezze dei piemontesi, i piemontesi si ritirano con le forze mobili da una fortezza all'altra, però diciamo che il cerchio via via si stringe verso Torino. Alla fine, tra fine 705 e inizio cadono le ultime fortezze in Savoia e in Piemonte, salvo il Piemonte Sud. Il Piemonte Sud rimane una base logistica dove 2 o 3 piazze, Cuneo e adesso mi viene in mente, forse no, Mondovicede, rimangono. Alessandria no, perché Alessandria era ancora lombarda e quindi era sotto gli spagnoli e i francesi. Okay. È il vecchio Piemonte, cioè Monferrato adesso non è ancora piemontese paradossalmente. Sì, 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 sì. È davvero quel vecchio ducato di Savoia che bene o male era sopravvissuto 2 secoli. È qua che farà il balzo grosso. Alessandria, Novara, Tortona sono tutte piazze del Ducato di Milano. E vabbè, alla fine cede anche l'ultima fortezza, le ultime fortezze del sistema fortificato a guardia di Torino verso, se non sbaglio, nord-est, perché anche lì arrivano, e che è il sistema di Verua-Chivasso. Tra l'altro interessante, Verua è un assedio lunghissimo, cioè tostissimo per tutte e due le parti. Si dice che lo stress sia stato tale, poi bisogna vedere se è vero, che Vittorio Amedeo in una notte perde tutti i capelli, per questo indosserà sempre parrucche, per dirci lo stress psicologico cui era sottoposta questa gente. E alla fine procede anche Verua e i francesi arrivano in vista di Torino, solo che è già autunno e quindi rimandano tutto il da farsi all'anno successivo, dando però tempo ai piemontesi e anche un po' agli austriaci di progettare le contromosse. Vediamo la prossima foto, abbiamo una veduta aerea, passando il termine, di Torino all'epoca. Non è una grandissima città, 40.000 abitanti, tant'è che avremo il paradosso di una città con 40.000 abitanti assediata da un esercito di 40.000 abitanti. Ed è una città però pensata già ai tempi di Emanuele Filiberto in modo estremamente intelligente per essere il cuore di un sistema fortificato. Un sistema fortificato che alla fine è arrivato al cuore, però il cuore diciamo che in questo caso è la parte più, la noce più dura da masticare, se mi passi il termine. Parecchi bastioni, quasi tutti esterni, tra l'altro anche della cittadella, a differenza di molte opere che avevano il compito di controllare più la popolazione dei nemici esterni. La cittadella di Torino ha quasi tutti i bastioni salvo 2 rivolti verso l'esterno, quindi in realtà è proprio pensata contro i nemici esterni più che contro rivolte interne. Fossati, una città ben organizzata. Scusate sempre. Soprattutto riorganizzata specie da Vittorio Amedeo II, anche con un sistema, se apri la prossima slide, si vede, non so quanto si veda. Subito. Con quello che vedi davanti, un sistema di mine e contromina estremamente sviluppato, che andava avanti in certi settori per parecchi chilometri, forse anche una decina di chilometri. Quindi queste gallerie sotterranee che erano proprio pensate per interdire
Da una parte la guerra di mina, dall'altra l'avvicinamento degli avversari, gallerie che arrivavano poi in dei cunicoli dove uno aveva la possibilità di piazzare perdonami sempre, piazzare cariche esplosive o intercettare i minatori avversari che provavano a intrufolarsi nella città da sotto. Siamo sotto certi punti di vista in questo periodo all'apogeo della guerra di mina nelle battaglie delle guerre d'assedio. Altra cosa, si dice sempre nel Settecento, e adesso non ho trovato molte immagini di queste cose, nel Settecento i comandanti evitavano le battaglie campali perché erano dispendiose e andavano sugli assedi. Non per questo in realtà, perché se uno va a vedere gli assedi erano in grado di macinare uomini ancora più delle battaglie campali sotto certi punti di vista. La differenza è che c'erano costretti i comandanti alle volte a dover investire queste fortezze. Qua torniamo e qua sveliamo il soggetto di cui parliamo. Giovanni Cerino Badone, grandissimo storico e archeologo, che ha un po' mutato molto della mia visione sulle guerre del Settecento. Lui definisce come, per dire, ad esempio, l'esercito piemontese avesse proprio, poi anche quello italiano, nella sua testa la capacità, essendo un esercito uno stato relativamente piccolo e con poche finanze, di doversi appoggiare sempre a dei sistemi fortificati, vuoi campali, vuoi proprio città fortificate. E l'avversario doveva in qualche modo snidarlo da quella situazione. Quindi non è che era una guerra, la cosiddetta guerra dei merletti non era una guerra poco sanguinosa, era una guerra estremamente sanguinosa, sia nelle opere d'assedio, sia nelle opere, nelle battaglie campali, come vedremo poi, adesso siamo più sull'assedio, una guerra in cui le perdite potevano davvero essere spaventose nell'arco di poche ore, perché alla fine non stiamo parlando di grandi scontri, stiamo parlando di battaglie continue. Gli assedi sono lunghi, durano 3 mesi, però per fare un esempio l'assedio di Torino macina metà dell'esercito francese che aveva iniziato l'assedio. Le perdite sono davvero nell'ordine quasi del 50%. È vero che una perdita dilazionata sul tempo è meno fa meno impressione di una perdita anche più lieve nell'arco di poco tempo, però metà dell'esercito e specie delle forze d'assalto sono cose che contano, come vedremo. E poi abbiamo sotto un bellissimo fumetto di come Solo un secondo, io tolgo la mia videocamera perché continuo a vedere gli scatti, quindi sì, quindi casomai risparmio così. Comunque ti sento e ci sono. Peccato. Avrei preferito continuare a vederti. Comunque, abbiamo sotto questo fumetto degli anni 70 in cui come si dice, gli sceneggiatori si immaginavano, i disegnatori, la battaglia di Torino, e qua abbiamo come doveva presentarsi nella loro logica uno schierato, un reparto pronto all'attacco. Non andava esattamente così, perché poi ovviamente quello era l'inizio, poi vai ad attaccare ordinato quando ti sparano addosso, cambia. E però si vede anche il risultato, ovvero sia passa alle slide successive, ovvero sia uno doveva prima attaccando si trovava prima davanti le cannonate, ovviamente. Generalmente c'erano degli approcci qua, non sempre così, ma dalla trincea, ovvero sia si apriva la trincea per poi avanzare il più possibile, al più possibile a coperto. La guerra di trincea in questa ottica serviva ad avvicinarsi il più possibile alle mura per poi attaccare. Il risultato però era che uno si vedeva investito prima dalle cannonate, poi dalle fucilate e poi altrettanto molto spesso, quando si arrivava al momento decisivo, c'erano anche le cosiddette mine che venivano letteralmente fatte esplodere sotto le truppe avanzanti. Questo poteva generare dei macelli fondamentalmente, perché il risultato poi era quello. Ultimo appunto, esatto, vai pure a quella, ok. C'è un altro problema con la sede di Torino, ovvero sia Torino, specie all'epoca, aveva una conformazione geografica particolare, per cui le fortificazioni erano molto basse e quindi c'erano pochi punti dove piazzare, i francesi potevano piazzare i cannoni, i grossi cannoni d'assedio, con la prospettiva di colpirle. Tra l'altro, ultima postilla, dato che stiamo facendo un po' tutto alla mano,
I francesi, possiamo dirla tutta, scontano dall'inizio alla fine di tutta questa storia degli grandissimi urti fra i comandanti. A comandare l'assedio è Lefebvre, che è un generale che ha fatto una discreta, è giovane ancora, sta facendo una discreta carriera, che vuole provare a investire Torino con dei metodi nuovi, innovativi, secondo lui, molto più d'impatto, ignorando le pratiche, i consigli, sia in generale, sia proprio specifici su Torino, che aveva dato il più grande esperto di ingegneria d'assedio dell'epoca, ovvero sia il francese Vauban. Sbaglierò tutti gli accenti, sappilo. Le Feulade ignora queste misure perché ha poco tempo, in parte ha ragione, perché non ha abbastanza uomini né abbastanza cannoni, e il tempo è quello che è, però facendo così condanna il proprio esercito a pesanti sconfitte, cioè a una pesante sconfitta di fatto. Quando alla fine riesce a piazzare i cannoni nell'unico punto dove potrebbero bersagliare la città, come si vede nella prossima nella prossima slide, perdonami, lo stesso giorno in pratica e 2 giorni dopo i piemontesi raggiungono le piazzole dei grandi cannoni d'assedio e, come si vede nella prossima slide, le fanno saltare in aria. E quindi parte dei cannoni sono recuperati, ma poi si va avanti così fino a quando allora fondamentalmente qua c'è un errore di slide, si consumano le due parti. Il problema è che nel frattempo se posso, scusi, mi sono un secondo, che è una cosa che non ho ben capito e vengo e mi mostro. Il fine di tutto ciò, abbiamo detto, con le trincee più possibile ci avviciniamo, e ovviamente i cannoni servono ad aprire battere sulle mura, sì, a creare le brecce, quindi il fine è creare una breccia, i soldati entrano dentro la breccia, scalare le mura. È un po' tutto. Allora, la verità è che ci sono, prima devi far fuori le fortificazioni esterne, che sono i cosiddetti bastioni, poi entrare nel fossato, alla fine con le mine, o in questo caso appunto con i cannoni, far collassare delle parti di mura, generalmente almeno 2, e poi nel frattempo consumare le risorse interne della città, e alla fine, quando però, e qua ci sono i grandi errori delle Feulade, quando però la guarnigione sta già cedendo, perché poi l'obiettivo non è mai entrare e massacrare, l'obiettivo è far capire a chi sta dentro che non serve più a niente, deve cedere. L'ideale è quello. Quando la guarnigione ormai è a corto di munizioni, quando i varchi sono diversi, sono aperti, sono grandi, con l'appoggio dell'artiglieria, a quel punto lanciare degli assalti generali che generalmente l'avversario non deve neanche ricevere, perché in certe circostanze, sì, ci sono i casi in cui si fanno massacrare fino all'ultimo, ci sono anche i casi in cui provano ad arrendersi, ma il messaggio non viene recepito e quelli che entrano ammazzano tutti. L'obiettivo è quello fondamentalmente. Alla fine la città cede o per fame o perché alla fine diventa un groviera, passami il termine, la metafora svizzera, e a quel punto o si arrende di suo o si fanno una serie di assalti generali, ma si fanno assalti generali. Se posso, assalto al generale ce lo immaginiamo alla baionetta? Allora, sì e no, perché qua siamo proprio nell'epoca in cui si fa un passaggio doppio, passami il termine. Volevo spiegarlo dopo con la battaglia, ma possiamo arrivare adesso. Scusami, se no andiamo dopo, facciamolo dopo. No, vabbè, ma perché per l'assedio vale e non vale. L'assalto è alla baionetta, che tra l'altro è un'arma nuova in quest'epoca, ma è più che altro corpo a corpo, ma soprattutto è l'avvicinarsi e sia col volume di fuoco sia nell'assedio, in effetti anche col corpo a corpo, travolgere le posizioni e entrare. A quel punto in un assedio generalmente la maggior parte, ovviamente la maggior parte degli uomini ce l'ha chi assedia, e quindi a quel punto il sistema tende a collassare. Però siamo proprio in quell'epoca tra fine 600 e inizio 700 dove, con l'utilizzo sempre più di fucili a pietra focaia, il volume di fuoco inizia ad avere un aumento sempre maggiore dell'impatto. Quindi in realtà l'assalto generale è sì un assalto alla baionetta o con armi da taglio, però come sempre anche in questi casi non necessariamente deve arrivare all'urto.
l'obiettivo è sempre l'effetto psicologico. Tu hai una massa di gente che ti arriva addosso, che ti vuole piantare un ferro nello stomaco, quelli che ne sanno stanno fermi e se la giocano e sparano finché possono. Se qualcuno inizia a scappare è la fine, e a quel punto non c'è neanche bisogno, cioè le baionette servono più a inseguire, a prendere gli ultimi che scappano i più lenti. È sempre quello. Se però davanti ti trovi, come avverranno nei 2 assalti francesi, dei reparti che non scappano, si attestano nei punti che sono rimasti, deve attaccare in salita comunque, si attestano nelle ridotte o nei punti che sono rimasti loro e continuano a sparare per delle ore e non riesci a entrare tu in quella ridotta fortificata, alla fine c'eri tu. Perché la baionetta contro il muro non è che può fare gran cosa, passami il Certo. termine. Sì, in realtà Quindi di qua dimmi. fatto la massa che deve superare il volume di fuoco. Sì, e questo vedremo come paradossalmente, che è tutto un in realtà il paradosso di tutto, dai, fai dal 1680 agli anni del Novecento, perché se uno si ricorda alcune tattiche della Prima Guerra Mondiale, l'idea è ancora quella. Molto spesso non ce la facevano nel Settecento. Vedremo come nella battaglia di Torino, paradossalmente, come i francesi si ritrovano a dover attaccare, coperti ovviamente dal loro fuoco, con la loro massa, un volume di fuoco che però tende a ributtarli indietro, con tutti i mezzi in questo caso. Alla stessa maniera succederà agli imperiali quando arriveranno in soccorso dei piemontesi. Tra l'altro, ultima cosa importante per dirci come funzionano, come questa battaglia innovativa anche nelle tattiche, nei modi di utilizzare le armi, per la prima volta qua gli ingegneri piemontesi, forse Bertolo, adesso non mi ricordo il nome, che era il capo dell'artiglieria Sabauda, inventa il principio del fuoco concentrato, ovvero sia per la prima volta, una volta quando c'era un assalto, tutti i cannoni sparavano sul fronte nemico, viceversa i piemontesi, dato che hanno anche poche munizioni alla fine della fiera, per quanto ne abbiano accumulate, che è meno dispendioso, che per loro è il top del top, e più E utile sono anche piemontesi, far... supposto, quindi parsimoniosi. Esatto, parsimonioso. Cioè, se posso spendere 10 invece di 11, prendo 10, esatto. Però è più utile anche far sparare tutti i cannoni in un unico momento contro un unico bersaglio. Lì si crea, anche contro una fanteria, si crea un massacro, quindi un vuoto psicologico che tende a far fallire l'avanzata avversaria o, in caso di una ridotta, tende a farla crollare. E quindi noi stiamo davanti a un assedio che dura dei mesi, un assedio in realtà complicato, perché poi in realtà qua stiamo parlando di una città che viene cinta piano piano, viene soffocata piano piano. Vittorio Medeo inizialmente comanda l'assedio, poi prende tutta la cavalleria ed esce da Torino. Fa appunto un po' in stile 8 settembre. Cosa fa in realtà lui? Esce da Torino, va verso, fa un giro, elude la sorveglianza dei francesi e va verso le valli alpine e anche le valli valdesi, dove in realtà è l'Efeulad che proprio per il pensiero di guerra dinastica dice: ma io non devo prendere la città, se prendo il duca, il capo, ho già vinto. Quindi l'Efeulad distacca una parte del suo esercito per correre dietro ai piemontesi e arriva vicino tra l'altro a prenderlo Vittorio Amedeo. Lo sorprende in un momento di sosta, salvo che lì i dragoni piemontesi riescono a... come si chiama la battaglia? Non mi ricordo, ma riescono a fare un'ottima azione prima di retroguardia e poi a investire le forze francesi, per cui alla fine il duca è salvo, esatto, riesce a rintanarsi letteralmente nelle valli valdesi e l'Efeulad torna a Torino con la speranza di prendere la città a quel punto. Insomma, delle due doveva portare a casa una e non ha portato nessuna delle due, quello essendo di poi. Si va avanti così per dei mesi, la situazione diventa difficile, ovviamente, poi qua stiamo parlando in realtà, adesso lo mostrerò dopo come fonte, che in realtà voi dovete leggere Le acque e le gigli di Giovanni Cerino Badone, per farvi capire la logica di questa guerra, che è estremamente, più che moderna, contemporanea. Stiamo parlando di una città che fa da fulcro a una serie di scontri, una sorta di grossa linea fortificata, con Vittorio Amedeo che comunque per un bel po' punzecchia la situazione, punzecchia l'esercito avversario, e con una guerra partigiana
di portata enorme in questo momento. Cioè, ci sono una serie di conflitti fra i partitanti, come sono chiamati all'epoca dai piemontesi, e le forze francesi d'occupazione, che sono molto simili alle guerre agli scontri che si terranno nelle stesse terre nel Novecento, con anche rappresaglie, cioè il villaggio dato alle fiamme, 2 giorni dopo arriva la rappresaglia, qualcuno che uccide le guardie di una città datasi ai francesi, qualcun altro che invece c'è una citazione di questo cavaliere piemontese, cavaliere francese, che trovano 5 francesi, qualche francese impiccato con sopra il cartello, così imparate a colpire i partitanti. Quindi in realtà siamo in un clima molto simile a quello che tornerà ai noi 2 secoli dopo. Quindi anche la campagna in subbuglio, poi ci sono tutta una serie di tattiche di guerriglia e di controguerriglia, la cavalleria che serve a snidare il più possibile i partigiani, perché tu prima mi parlavi di attacco alla baionetta, e siamo davvero in una situazione stranissima, perché i partigiani, che molto spesso sono irregolari, sono molto spesso i contadini a cui lo Stato garantiva all'epoca, santi tempi, ai cittadini di essere armati, purché se arrivava l'invasione dovevano fare il loro, erano tiratori buoni e che però non si schieravano in battaglia. E quindi paradossalmente, se tu hai presente The Patriot, il film, Sì. esatto, quella è Fanteria faccenda dei leggera. fanteria leggera, quei tiratori che si disperdono nella campagna, tirano. L'unica cosa che possono fare i reparti organizzati è inseguirli con la baionetta, cioè attaccare il più velocemente possibile con la baionetta, perché questi altri non sanno difendersi da questo. Però d'altro canto capisci che se questi sparano bene subito, allora è difficile. E infatti per questo la cavalleria è la cosa migliore, perché la cavalleria va dentro veloce, questi qua non sono formazioni, non sanno mettersi in quadrato, scappano. E se scappano i cavalieri li fanno a pezzi. Però a quel punto c'era anche la contromossa, ovvero sia i piemontesi che danno delle parti regolari di cavalleria per coprire i partigiani, e quindi diventa un casino. Vabbè, quarta dimensione recupererai tranquilla, non ti preoccupare. Quindi è una guerra estremamente complessa, non dobbiamo immaginarsi sempre queste vicende. Andando avanti, vediamo velocemente cosa succede. Ed è una cosa che si trascina per mesi, mentre di là succede qualcos'altro. Qua siamo nelle fasi conclusive dell'assedio, ovvero sia i francesi in realtà, a furia di dai, cannonare e assaltare, riescono a impossessarsi delle opere della cinta esterna. Qua tra l'altro c'è un piccolo errore, però vai pure avanti di qualche diapositiva. Ovviamente qua c'è la preoccupazione degli ufficiali sabaudi della situazione. Vediamo se... Ecco questa parte qua. Questa è la veduta del fossato, che ormai è stato conquistato dai francesi. I francesi hanno preso le opere esterne, hanno dato l'assalto al fossato e alle opere successive. Sono stati respinti ad alcune ridotte, però il fossato è ancora in mano, è terra di nessuno. Però è sorpassato di fatto dai francesi. Cosa fanno i piemontesi? E qua c'è una delle cose più atroci, che ti fa capire quanto la guerra dei merletti, la non guerra ideologica, la guerra fra gentiluomini valga fino a un certo punto. Il fossato è ancora pieno di morti e feriti. I piemontesi l'hanno, con una serie di attacchi, perché i francesi erano davvero entrati dentro, i piemontesi hanno buttato dentro tutti i reggimenti di fanteria a comando di Daun e del Carraglio, che erano i 2 comandanti rimasti dentro, li ributtano. La guardia, i granatieri la guardia, che poi diventarono i granatieri, riprende con un assalto alla baionetta il Forte San Maurizio, però appunto la situazione è compromessa. Quindi cosa fanno i piemontesi? Si ritirano, portano via i loro feriti, poi ammassano, buttano nel fossato tutte le fascine che hanno e danno fuoco. Il problema è che lì dentro ci sono intanto i cadaveri di tutti, e poi ci sono tutti i feriti. I feriti dei francesi e tutte quelle persone, esattamente, quelle persone che, ma neanche magari feriti, magari anche soltanto contuse, ma che nella confusione, eccetera, avevano perso l'orientamento ed erano rimaste lì incastrati in questo groviglio di corpi. I piemontesi buttano dentro e danno fuoco, e tutta sta gente muore nella maniera più atroce.
Tra l'altro abbiamo testimonianze dei cittadini di Torino che denigrano questa gente che fa questa fine orribile, e dei soldati piemontesi che quando qualcuno prova a salire sulle mura darsi alla fuga, tirano col fucile, ammazzandoli. Cioè, quindi una roba che te dici proprio psicotica, anche perché chi si arrampica sui bastioni in questo caso vuole soltanto arrendersi, evidentemente. Tu lo guardi in faccia e gli spari. O peggio, con la baionetta lo butti dentro, lo ributti nel fosso, in quel fosso che è l'inferno che si è aperto. Quindi è una Si può guerra fare che in una realtà... citazione antica, diciamo, Sì, come disse Tucide, oppure Mos, Biaios, Didascalos, la guerra è maestro violento, talmente l'uomo sia assuefo alla violenza che perde la sua esatto, umanità. Questo mi sembra un altro assolutamente. esempio. Che poi, tornando sempre all'esempio del Novecento, come diceva qualcuno, perché ideologie come il nazismo, il fascismo e il comunismo oddio, comunismo non tanto, ma ideologie violente prendono così piede e sono così tanto seguite? Perché tutti avevano fatto la guerra. Ma Tutta infatti questa anche gli gente si è stessi abituata... protagonisti era gente, cioè gli stessi attori Esatto, principali, gente che ha fatto la Grande Guerra. esatto. Quindi son Ormai è persone che hanno... Dimmi. No, non dica quello che stai dicendo tu. No, scusa, perché io ti vedo in ritardo, quindi non capisco quando parli. Vai tranquillo. E quindi questo, cioè una assuefazione alla violenza e all'odio che è enorme. Non sono, è vero che sono quelle guerre dinastiche, ma in realtà sotto la gente, cioè davvero c'è un odio feroce, passami il termine, anche fra le popolazioni o fra i soldati, che poi molto spesso un soldato si faceva problema a cambiare padrone, però siamo lì, scusami, andiamo pure avanti, e poi c'è l'episodio famoso di, come abbiamo detto, Pietro Micca. Allora, Pietro Micca, che vabbè, qua si vede ovviamente la preparazione, era un semplice minatore di Adorno, se non sbaglio, che era un soldato del ducale, che era di guardia a uno dei fornelli, a una delle porte, neanche a un fornello di mina davanti a una porta, perché appunto è vicino al fossato, una porta antistante il fossato. Cosa succede? Succede che i francesi sono respinti, c'è ancora sto carnaio, però i francesi hanno una pensata, provano una cosiddetta operazione di comando, ovvero sia, se guardi le prossime slide, ok, qua c'è la preparazione ovviamente, cosa fanno? Corazzano 4 o 5 granatieri. I granatieri in questo periodo sono già in parte quei reparti che abbiamo in mente, ma sono soprattutto non i soldati tanto alti, quanto soldati audaci, estremamente sprezzanti della morte e che sanno fare il loro mestiere fino in fondo. Quelli che aprono la strada agli altri, per intenderci, sia con le granate sia con la spada. C'è il famoso episodio di Bratislava o Praga, dove c'è un comandante che dice al suo sergente: guarda, tu vai, le guardie che riguarda ti imporrà l'alt, tu farregatene, ti spareranno addosso, ti mancheranno, tu arriverai, gli taglierai la gola e aprirai le porte della città. Definito miracolo perché il sergente e i suoi fanno la stessa, proprio questa cosa. Perché? Perché da una parte abbiamo una guardia della porta della città che è un soldato che non, però col classico, se ti ricordi, stereotipo di De André, tu non vuoi vedere, non vuoi uccidere perché rompi la tua psiche. Dall'altra abbiamo dei granatieri che sono esperti nella guerra. Quindi questi granatieri, in questo caso Torino, si intrufolano nel fossato, aprono le porte, aprono, oddio, quelle poche porte rimaste rabberciate, entrano, eliminano la piccola guarnigione che era di guardia. In realtà c'è uno scontro a fuoco, ma la guarnigione reagisce, ma alla fine cosa succede? Alla fine dietro questi 5 granatieri, vai pure avanti, ce ne sono altri che arrivano, un'altra dozzina e poi un'altra cinquantina che seguono, e arrivano a questa che è una camera, come poi qua c'è lo spaccato del bastione, che è una camera che da una parte dà l'ingresso alle gallerie sotterranee, quindi sarebbe stato comunque un ottimo passaggio, e questo ancora non è abbastanza chiaro, parzialmente potrebbe condurre in città, però soprattutto sicuramente dall'ingresso alle gallerie di mina. Qui davanti appunto i francesi riescono a entrare nella prima porta, come pure avanti,
Qua, sì, qua ripete, dove si sta andando meglio sta presentazione? C'era questo scontro a fuoco con le guardie, poi vabbè, ovviamente il risultato è palese quando i francesi arrivano, quando entrano in massa, e però c'è questa porticina dietro cui si chiudono due minatori piemontesi, di cui uno Pietro Micca, e i francesi cosa fanno? Tentano di buttarla giù, ovviamente. Vai pure avanti, che tanto qua andiamo veloci fino all'evento fatale. I francesi tentano di buttare giù la porta, a quanto pare con tutti gli attrezzi. Poi anche qua è una storia un po' ricostruita, perché ovviamente di testimone ce n'è uno solo, quindi vai a capire com'è andata fino in fondo. Però mentre tengono la miccia, appunto, la porta, Pietro Micca dice al suo compagno di togliersi perché è lento. C'è la famosa frase che è diventata proverbio: levati che sei più lento di un giorno senza pane. Questo per farci capire anche cosa si sapeva, cosa voleva dire la fame all'epoca. Quindi il compagno fugge, viene mandato via da Micca, per quello che ne sappiamo, e Micca non si sa per errore, non si sa se consapevole, ma probabilmente come sarà andata a finire, per come l'hanno ricostruito, perché l'hanno trovato poi, Micca probabilmente si rende conto di avere una miccia non abbastanza lunga, dà fuoco a questa miccia in modo tale da impedire l'arrivo dei francesi, e quando i francesi fanno eruzione, più o meno, lo sappiamo con certezza, la miccia esplode, la mina esplode, e il risultato però ovviamente è che i francesi, vengono, per quello che ne sappiamo, macellati o comunque sepolti. Micca ha una fine paradossalmente, da una parte peggiore, perché dall'altra migliore, ovvero sia probabilmente rimane contuso nell'esplosione, sviene e rimane soffocato dai fumi dell'esplosione. Quindi questo è l'eroe, quello che poi diventerà l'eroe dei libri di storia, anche l'eroe piemontese, sabaudo, torinese per eccellenza, a questa storia qua. In realtà è molto semplice, però diventa l'emblema del Soprattutto, se soldato. posso, dal Risorgimento, da Carlo Alberto in poi. Sì, già prima in realtà si era dato onore a questa persona, ma dopo iniziano a spingersi tantissimo su questa figura qua. Infatti, come le varie costruzioni del Risorgimento, si è visto l'assedio del Torino del 1706 come il primo, diciamo, inizio del Risorgimento verso l'unità italiana. È un po' esagerato, ecco, non penso che questi stessero combattendo pensando all'Italia, però No, quello comunque la assolutamente. Casa Savoia, quando, diciamo, da dopo Carlo Alberto come Vittorio Emanuele II, che abbraccia la causa nazionale, questo rientra nella propaganda, se vogliamo, Però ti dei dirò che in Savoia. realtà questo parzialmente è corretto. Poi io non so se a tutti i livelli, ovviamente non c'è la causa nazionale come si intende un secolo dopo. La causa nazionale, questo sicuramente di magari Pietro Micca, era la sua terra, la piccola patria del Piemonte, passami il termine. E poi c'è anche il paradosso che a Torino i francesi sono i nemici e gli austriaci sono gli amici, mentre il Certo. secolo dopo è l'opposto. Però questo eroe, che appunto sicuramente ha fatto il suo dovere fino in fondo e anche di più, diventa il suo simbolo. Vedremo come dopo la situazione cambia. Però perché è decisivo questa cosa? Perché nella stessa notte in cui succede questo fatto, i francesi in realtà stanno perdendo, perché in quella stessa notte è arrivato l'altro grande protagonista, che qua manca una foto, colpa mia, dello scontro, ovvero sia quel Savoia che forse fra tutti è sicuramente l'unico vero grande genio militare, che se vedete qua in piccolino che è il cugino di Vittorio Amedeo, ovvero sia quel principe Eugenio che è l'eroe di molti eserciti per molti secoli. È un eroe italiano, francese mica tanto, austriaco e Ho tedesco. sbagliato, scusate. No, sta tranquillo, tanto. Del resto anche lui non si è mai capito. Tu parli giustamente di mancata nazione, e il principe Eugenio che è un Savoia e quindi anche mezzo italiano, ma è nato in Francia ed è al servizio dell'impero. È un po' tutte queste cose insieme, tant'è che lui si firmava Eugenio von Savoie, ovvero sia nome italiano di tedesco e il cognome francese, per renderci conto di quanto avessero questa mentalità. E dicevamo, l'obiettivo dei piemontesi era reggere fin quando arrivavano i rinforzi imperiali. I rinforzi imperiali però dovevano attraversare tutta la Lombardia, che era in mano francese,
in Lombardia c'è un'altra armata francese e Eugenio, che è un grandissimo anche politico, intanto impone all'imperatore e agli alleati la sua strategia, perché tutti gli altri volevano andare a occupare Napoli. Eugenio invece impone la sua strategia dicendo: ascoltate, se noi prendiamo Torino e l'Italia del Nord, cioè se noi liberiamo Torino, cade tutta l'Italia del Nord, di riflesso anche l'Italia del Sud, e minacciamo la Francia. Questo è un piano, cioè siamo di fronte a una mente strategica, prima ancora che tattica, di portata enorme. Eugenio di Savoia molto spesso è dimenticato, perché allora, sia per la battaglia di Torino sia per Eugenio di Savoia, secondo me in Italia vale questa cosa. Per anni, cioè gli anni, ti parlo prima del, facciamo fino al 46 no, ma facciamo fino agli anni 60, retorica a palla, retorica. Poi vergogna e nascondimento dagli anni 70, e poi adesso si sta tentando finalmente di riscoprire le cose come sono andate. Eugenio di Savoia è probabilmente uno dei più grandi generali di tutta la storia, ma non è un'iperbole, è una persona che, pur non avendo di fatto uno Stato al suo comando, ha definito lui la storia di molte nazioni per secoli, e nelle sue strategie era un astro fondamentalmente, tant'è che non a caso, e qua lo vediamo molto bene nei prossimi eventi, è uno degli esempi che Napoleone cita sempre. Napoleone citava sempre come si diventa un gran generale studiando e ristudiando le strategie di Cesare, Alessandro, Cesare, Scipione, Annibale, Eugenio di Savoia e, se non sbaglio, Maurizio di Nassau, mi sembra citasse anche lui. Però Filippo era II? Filippo II quale? Di Prussia. Federico, no, esatto, Federico, era lui che Scusate. citava, bravissimo. Infatti, Filippo II che di Macedonia, no, dai. Sono io che sono tarato su quel mondo lì, No. ecco, cioè vedo un No, ma ci secondo e sta, il ci mio sta. E cervello. comunque Filippo troppo sottovalutato rispetto ad Alessandro. No, scherzo, dai. E quindi vabbè, lui si trova in questa situazione, riesce finalmente a radunare un'armata, tra l'altro la raggiunge lui, di 30.000 uomini, male in arnese, è molto simile questa cosa a Napoleone, ci dà una sistemata e poi si trova a dover fare quasi 400 km in territorio nemico. Esattamente. Quindi come fa? Prima cosa dobbiamo pensare alla pianura padana, che la geografia ormai viene snobbata da tutti, ma in realtà è una realtà con cui l'uomo ha a che fare. La pianura padana è piena di fiumi, e quindi fondamentalmente, come buon barbero ci insegna anche nel riguardo alle guerre di indipendenza, tu ti trovi davanti a una serie di fiumi che devi sorpassare. Eugenio però ha due pensate. Uno, la maggior parte dell'esercito francese è alla sinistra del Po, e per di più ha fortificato il sistema, ha in mano Mantova, e poi pensa anche però, e questa è una realtà che va ancora oggi, mentre gli affluenti di sinistra arrivano dalle Alpi, che sono grandi, gli affluenti di destra sono più piccoli e d'estate molto spesso vanno in secca. Quindi Eugenio dice: ma sai cosa c'è? Io passo dall'altra parte e poi dritto per dritto arrivo il più velocemente possibile a Torino. Quindi non la strada è, però andare prima a sud e poi piegare verso ovest e correre. Ed è quello che fa. Il paradosso è che lui ha a che fare con comunque degli ostacoli da superare, e qua abbiamo di fatto quella che poi è una sorta, sotto certi punti di vista, di gigantesca manovra sul derrière. Quindi lui passa prima l'Adige, poi il Canal Bianco, che siamo qui, sorprendendo i francesi, lascia un corpo a comando del generale Wetzel a Verona a impensierire comunque i francesi, anzi a una certa da attaccare, poi viene ributtato indietro. Poi a una certa si trova davanti il Po e sul Po lui fa quasi una manovra da operazione Normandia, se ti ricordi il Salvate il soldato Ryan, ovvero sia lui blocca dei canali, comunque di fronte alla linea del Po, e quindi sull'altra sponda ci sono i presidi francesi. Lui in una notte blocca i canali, ci mette dentro dei barconi
i canali che danno sul Po, ci mette dentro dei barconi, ci carica dentro un sacco di truppe di guastatori e li protegge con le fascine, poi a una certa fa togliere i fermi ai canali, i canali riversano questa massa d'acqua nel fiume e lanciano soprattutto questi barconi verso l'altra sponda del fiume. Gli scagliano, i barconi arrivano, i soldati si precipitano a terra, i francesi, per quello che ne sappiamo, provano anche a combattere, ma sono solo 2000. Il comandante viene ammazzato. A questo punto gli imperiali si buttano avanti e occupano la sponda a destra del Po. E quindi il più grande fiume d'Italia, la più grande barriera potenzialmente, viene sorpassata da Eugenio in una notte. Cioè, roba che a questo punto i francesi sono nelle pesti. Beh, pure avanti, perché tanto qua io mi ero fermato a fare tutte le tappe di Eugenio. I francesi sono nelle pesti anche perché il Wetzel dà fastidio. Eugenio va avanti e cade una città dietro l'altra davanti a lui, in pratica, fondamentalmente, per ridurla in fretta. A questo punto il duca d'Orléans, che è comandante dei francesi in Lombardia, che è nipote tra l'altro di Luigi XIV, capisce cosa sta succedendo, però ha due scelte: o intercettare Eugenio, e forse non se la sente, oppure arrivare prima di lui a Torino. E quindi c'è questa corsa verso il tempo dove, tralasciando un po' di presidi, il duca di Orléans corre a Torino. Parallelo, lui a nord del Po e Eugenio a sud. Arriva prima l'Orleano, ovviamente, perché ha meno strada e perché ha tutte le strade a posto, mentre Eugenio deve prendere anche dei presidi. Però anche la marcia di Eugenio è fenomenale, cioè questi eserciti fanno una media di 30 km, cioè Eugenio fa una media di 30 km al giorno. La punta c'è un giorno in cui il suo esercito fa 50 km. Sappiamo che in condizioni pessime, perché è estate, molti soldati sono tedeschi, non abituati a quelle temperature, qualcuno sviene, qualcun altro muore, però la marcia è velocissima, appunto, degna appunto di Napoleone, e alla fine, rispettando la tabella di marcia, riescono ad arrivare a Torino e a ricongiungersi proprio nel giorno, se non sbaglio, dell'episodio di Pietromicca con i piemontesi, con Vittorio Amedeo, che è uscito dalle sue valli e si è andato a ricongiungere alle forze del cugino. Quindi a questo punto abbiamo di fatto tre armate, ma in realtà di più, che si incontrano in un solo punto. Allora, qua è una situazione, avevo fatto un video anche fatto malino, non so se riesce a farlo partire, ma senza magari mettere volume, però vabbè, se non riusciamo fa niente. Proviamo. Ok, no, è molto semplice, ovvero sia, qua in realtà colpa mia, perdonami, qua ho fatto davvero una serie di errori, ho tolto alcune diapositive fondamentali, ovvero sia, quando vuoi fermalo, però oppure fallo andare avanti. Allora, i francesi giustamente circondano Torino. E come fare ad aiutarla, considerando che in totale hanno una superiorità numerica di fatto i francesi? Sono, come faceva il buon Cesare ad Alesia, ma anche i romani a Siracusa, doppiamente fortificati su quasi tutto il fronte. E quindi come fare a colpirli? E qua c'è Eugenio che di nuovo fa una sorta di manovra che inchioda gli eserciti austriaci, di nuovo una sorta di manovra su derrière, ma è un aggiramento enorme, ovviamente, cioè siamo passati da un aggiramento a livello strategico, dove lui ha girato tutta la Lombardia, adesso passiamo all'aggiramento operativo, e poi volendo c'è l'aggiramento tattico che vediamo dopo. E lui cosa fa quindi? Prende le sue forze, le divide in due, manda un corpo di 9.000 miliziani piemontesi che non sono soldati professionisti, sono della milizia, li prende e li manda verso Chieri. E qua è geniale, perché tu hai un reparto che magari in battaglia non si comporterebbe benissimo, nella battaglia che hai intenzione di comandare, ma che è abbastanza grosso, sono quasi 9.000 uomini, ed è abbastanza impressionante, passami il termine, tu lo metti in un posto e gli altri hanno paura che venga addosso anche lui. Quindi lui li piazza a Chieri, e quelle forze che sono al comando del generale Marsin, che sono sotto di loro, di fatto, sotto la linea delle colline, e staranno ferme lì inchiodate ad aspettare che sto corpo di 9.000 piemontesi faccia o non faccia qualcosa. E quindi tu blocchi una parte dell'esercito avversario con una parte dell'esercito tuo numericamente abbastanza consistente, ma non particolarmente efficiente, passami il termine.
Mentre con tutto l'esercito imperiale e la cavalleria e qualche reparto piemontese, cosa fa? Gira intorno ai francesi ed è una roba assurda, perché se uno ci pensa è un rischio enorme. Lui prende tutte le sue forze e per 2 giorni di fatto, 2 giorni, gira intorno ai francesi che da un momento all'altro potrebbero uscire dalle loro fortificazioni e colpire sul lato la colonna, perché è una colonna che si snoda lì davanti, tagliarla in due e farla a pezzi. Ora, come dice Badone, ma come dice Paoletti soprattutto, questa è una battaglia che Eugenio, e forse è il trionfo più grande di Eugenio, perché questa battaglia Eugenio l'ha voluta, l'ha pensata, l'ha ricercata fino in fondo. È stato talmente bravo non solo da pensare a livello geostrategico, ma anche davvero da entrare nelle menti dei suoi avversari, di capire che non avrebbero avuto il coraggio di buttarsi fuori. Eugenio, per carità, prende delle contromisure, per esempio quando marcia in colonna lui marcia dando la fanteria, la colonna imperiale si divide, Sabaudo imperiale si divide in tre, ovvero sia la parte più verso la città di fanteria, la parte centrale di cavalleria, di artiglieria e la parte indietro di cavalleria, in modo tale che se arrivasse un attacco la colonna faceva fronte a destra ed era pronta fondamentalmente a una battaglia normale. Però comunque non era scontato che questa formazione tenesse. Lui gira intorno a queste forze e alla fine va al video successivo, e qua c'è il mio grosso errore, arriva nell'unico punto dove non ci sono fortificazioni, ovvero sia i francesi hanno fortificato, e qua c'è davvero, Ma quella è la strada per la Francia. c'è la strada per la Francia, esattamente. E Corso quindi, Francia, sì, quello che oggi è Corso esatto, Francia. letteralmente Corso Francia, e quel piccolissimo pezzo di terra, 2 chilometri, neanche, fra il Ladore e la Stura, quindi 2 fiumiciattoli, fiumiciattoli per modo di dire, però insomma 2 piccoli fiumi, che non è che è pochissimo fortificato, proprio perché è la strada da cui arrivano continuamente rifornimenti di cui l'armata francese ha sempre più bisogno. Perché qua siamo nel paradosso, ovvero sia Torino in effetti sta per cedere, però l'esercito che è da fuori, che l'ha assediata per dei mesi, è ridotto anche lui malissimo, arriva un altro esercito francese, che è quello del duca d'Orléans, e danno manforte. Addirittura, mentre i piemontesi fanno sta manovra, il duca d'Orléans e perdonatemi, a Chieri a fronteggiare i piemontesi c'era l'Albergozzo, ho sbagliato io. Il duca d'Orléans e il Le Feuillade, che comanda l'assedio, danno l'ordine di assalto alla città, di un altro grande assalto generale alla città, che anche questo però viene respinto con enormi perdite. Già qua si iniziano a usare le truppe però della Lombardia, del duca d'Orléans. Quindi abbiamo i francesi che si accaniscono contro Torino, dove la parte migliore dell'esercito assediante è già andata e la parte migliore delle truppe appena arrivate viene bruciata così, in parte. Per di più a questa gente che arriva dalla Lombardia gli si affida proprio questo settore di questi 2 chilometri fra Dora e Stura, dove c'è la linea di controvallazione, ovvero sia quella che dà le fortificazioni verso la città, ma non di circonvallazione, quindi ha le spalle scoperte. Il duca d'Orléans è imbestialito con Le Feuillade, che non l'ha fatta fortificare, ma tant'è. Però cosa succede? Non si capisce cosa sta facendo. Allora, qua c'è tutto un casino per i francesi. I francesi hanno un enorme deficit, chissà perché, nell'organizzazione del comando, perché teoricamente a comandare tutti è il duca d'Orléans, che è il capo degli eserciti in Italia. E poi ha sotto il Marsine Le Feuillade. Il Le Feuillade è il comando dell'armata di Piemonte, nel senso che occupa il Piemonte, poi c'è l'armata di Lombardia. Il problema è che il duca d'Orléans è giovane, è al suo primo comando di un'armata e quindi convoca diversi consigli di guerra per decidere cosa fare. E come tu mi insegni, quando uno convoca i consigli di guerra, il risultato è che si litiga, non si decide. Esatto. L'unica cosa su cui si decide è che non si deve fare niente, e nel frattempo il tempo passa. Anzi, addirittura, ma ci sono davvero degli atti di insubordinazione da parte di Le Feuillade nei confronti del principe, del duca d'Orléans, che è principe di fatto, nipote di Luigi XIV. E sappiamo che il duca manda anche delle lettere a Luigi XIV per farsi dare il permesso di affrontare in campo aperto
gli avversari. Perché? Perché intanto stanno ancora facendo questa manovra, poi anche quando sarà troppo tardi proverà a farlo. Ma intanto poi soprattutto Duca d'Orléans dice: ma se noi usciamo tutti dalle fortificazioni, sconfiggiamo l'avversario, Torino cade. Se siamo sconfitti comunque siamo già in ordine di marcia e quindi facciamo in tempo a pelare. Mentre se siamo dentro le fortificazioni, tra l'altro non pronte, non è detto come vada a finire. Sta di fatto che la lettera ovviamente non arriva in tempo, la risposta soprattutto. E nel frattempo Eugenio sta facendo sta manovra che è pazzesca, cioè sotto certi punti di vista è pazzia, perché tu giri intorno all'avversario per 2 giorni dandogli la possibilità di distruggerti, ma in realtà viene da dire è tutto un rischio calcolato perché ha capito, conosce i suoi polli, anche se in realtà non li conosce, ma ha Più che capito altro, qual se è posso, non voglio il fare blocco. l'avvocato del Dimmi. diavolo, tu puoi anche attaccare, ma dietro c'è sempre qualcuno alle spalle, cioè non te la vai a rischiare così, cioè Sì, ma infatti quello era un ovvio. rischio calcolato, però dal loro punto di vista la guarnigione interna di Torino ormai era abbastanza, in realtà Certo, ha già certo. fatto 30 sortite, abbastanza stanca, ma la verità vera è che sarebbe bastato bloccare un paio di porte e poi uscire. E poi giocartela in campo aperto dove comunque avevi una discreta superiorità a quel punto. Certo, non parliamo col senno del poi, come hai detto te, far l'avvocato del diavolo, appunto, perché in quella situazione tu sai che a una certa c'è l'avversario, lo sai che c'è e che ti sta iniziando a ronzare intorno, però altra cosa ulteriore, perché il Duca d'Orléans vuole uscire a dare battaglia? Perché come hai detto te, c'è la via di Francia in pericolo. C'è la logistica quello che sta facendo, se ho capito bene Esattamente. Il Duca Eugenio. d'Orléans ha capito, nonostante sia il più giovane, capisce perfettamente che non abbia, cioè, e infatti questa sarà la cosa decisiva. Se ci tagliano le comunicazioni, Torino può anche cadere, ma noi ci ritroviamo in una città affamata e assediati da un nemico che è appena arrivato. E non abbiamo nessun rifornimento. Quindi in realtà la situazione è già tragica per i francesi. Cosa succede proprio in quei giorni lì però? E qua arriviamo proprio al punto fondamentale. I Sabaudo imperiali passano, oddio, la Stura o la Dora, non mi ricordo, e neanche farlo apposta, intercettano una colonna di 1000 muli, 1000, che stava arrivando dalla via di Francia per rifornire l'esercito. L'esercito francese in realtà era già nelle pesti perché la via del Po, per dire, era stata chiusa e quindi non riuscivano a portare rifornimenti. I partigiani stavano facendo un discreto lavoro e quindi la via di Francia era davvero l'unica arteria che consentiva a questo esercito di mangiare e di sparare. C'è questa colonna di muli e Eugenio se la trova davanti e butta avanti il Visconti, che è il generale della cavalleria, e nonostante questa era una colonna molto presidiata, ovviamente, perché era l'ultimo che gli rimaneva, i cavalieri imperiali disperdono la colonna, una piccolissima parte arriva al campo degli assedianti, una parte, quella parte di mezzo, cade nelle mani degli imperiali e l'ultima parte si rifugia nel castello di Pianezza, dove però viene snidata dai granatieri con relativo massacro della guarnigione. E questo in realtà è forse il punto ancora più decisivo. A questo punto i francesi hanno già perso la battaglia, perché a questo punto intanto hanno capito cosa sta succedendo, cioè si rendono conto, cioè a questo punto è inoppugnabile, gli imperiali ci sono arrivati alle spalle e ci hanno tagliato le vie di rifornimento. L'ultimo assalto fallisce alla città e a questo punto davvero la mentalità di Lefeulade non ci torna, perché l'Efeolad vuol dire che si era talmente tanto concentrato sull'assedio che non vede più il problema. E lui per il giorno dopo dice: fa niente, io continuo a bombardare, Torino prima o poi cederà. Il duca d'Orléans è sfiduciato a livelli massimi, perché tra l'altro lo stanno mettendo in ignoranza. Abbiamo questa testimonianza del comandante che si mette a piangere supplicando che il consiglio lo faccia uscire per dare battaglia, ma non gli danno retta, cioè le Feolade di fatto arrivano a insultarlo il duca, Immaginiamo e i non sa nervi, la cosa fare. tensione, cioè comunque situazioni No, certo, iper assolutamente. stressanti. Estremamente stressanti, tant'è che scrive di nuovo allo zio, ma la risposta non arriva. L'Albergotti sta sulle sue colline a fronteggiare i miliziani piemontesi verso Chieri, un po' più in giù in realtà,
e il Marsin, che è il luogotenente come si chiama, di Luca d'Orléans, che ha rinunciato, non si impone e lascia correre, di fatto abbandona anche lui il comandante. Il Marsin, tra l'altro, probabilmente soffriva di sindrome da stress post-traumatico in questo momento, o qualcosa del genere. E litigano ancora e non si mettono d'accordo. L'unica cosa che riesce a fare il Duca d'Orléans alla fine è, da una parte una cosa positiva, dall'altra negativa, iniziare a fortificare il settore, però non fare in tempo ovviamente a completare le fortificazioni, e dire: "Va bene, è andata male", lo dici già, nel senso, "Siamo rovinati, io mi lavo le mani di questa situazione". Che da una parte tu fino a questo momento lo giustifichi perché hai detto: "Minchia, hai i tuoi comandanti più esperti che ti stanno abbandonando". Dall'altra tu dici: però che cavolo sei il comandante". E infatti, il giorno dopo verrà anche ripreso C'è un non po' so. d'Italia in questa Francia. No, in realtà c'è tantissima Francia, Giovanni Cirino Badone fa l'esempio di Poitiers. Le grandi battaglie dei francesi sono litigi enormi dei comandanti fra di loro per la preminenza. Se preferisci, la natura umana sotto certi punti di vista. Ma il francese è molto più Sì. spiccata. Beh, questo Infatti sicuramente. Napoleone era italiano, comandava lui e li ha Esatto. Al massimo sistemava i parenti, e questo buon dovrebbe italiano voglio dire, cioè esattamente. Esattamente. Quindi al giorno dopo, si arriva al giorno dopo, e adesso ho trovato una mappa un po' decente, perché le mie non le trovo più, ti giuro. Nel video che metterai ci sono, e questa è la situazione. In realtà è molto raffazzonata, e abbiamo quindi gli imperiali e i piemontesi schierati fra i due fiumi, la linea francese che è fortificata a metà, nel senso che sono riusciti a malapena a fare un terrapieno che ti copre fino quasi al Linguine, che non è abbastanza, ma è meglio che niente oggettivamente. E 2 linee francesi. Tra l'altro, a questo punto, qual è la situazione dei francesi che si trovano fra questi 2 fiumi? Sono già fottuti, passami il termine, perché hanno pochi ponti che li portano fuori, di cui uno è il castello di Lucento, dove c'è in questa mappa il fiume Dora, e che sarà infatti il perno della resistenza. Un altro porta in città, e però soltanto uno porta verso fuori, verso la salvezza. Ok? Quindi il rischio è che i francesi, è un paradosso, Eugenio ha rischiato tutto, ma in realtà è Eugenio che adesso ha interpolato i francesi. Come avviene la battaglia adesso? Qua io non ho l'immagine giustamente che ho provato a prendere all'ultimo, ma esatto, questa qua è subito dopo, ed è quello che potevamo vedere dalla parte dei soldati francesi a inizio scontro. Noi abbiamo imperiali piemontesi che partono in silenzio estremo. Eugenio è stato organizzatissimo, sveglia alle 4, nessun rullo di tamburi, nessuno squillo di tromba, si va. I poi cannoni guerra portati. contemporanea, cioè altro che le guerre, Esattamente, come certo. dire, dei signori che si mandano messaggi, invito al tè. Esatto. Questa faccenda come ha già detto sempre Badone, se non sbaglio, 'sta faccenda del signori francesi sparati per primi è successo una volta per caso, poi generalmente ricordatevi che Eugenio i suoi ussari portavano le teste dei nemici uccisi attaccate alla sella, per dirne una. Va detto che comunque non serve tutta questa prudenza, perché sono quasi 30.000 uomini che si mettono cannoni e cavalli che si mettono in marcia, li senti, proprio senza se, senza ma, li sentono appena partono, li sentono. Come si organizza Eugenio? Eugenio fa un ordine misto, passami il termine ante litteram, ovvero sia manda davanti un po' di fanteria leggera croata e valdese, poca in realtà, poi delle colonne estremamente larghe di fanteria, intermezzate da alcuni cannoni, che hanno il compito di supporto diretto. Tutta 'sta strategia però paradossalmente serve dietro la cavalleria un'altra linea di fanteria, e la cavalleria che poi dovrà sfruttare le cose. Come avviene però? Iniziano i colpi di cannone. No, torno indietro perché qua Scusa? è la parte, no, tranquillo, perché quello è il momento decisivo, se passami il termine. Colpi di cannone che non servono a niente perché sono alla massima distanza, e quindi i colpi di cannone arrivano, a pochi arrivano, e la maggior parte viene fermata da quel pur misero terrapieno.
e poi iniziano ad avanzare con la fanteria. Vanno avanti i granatieri prussiani, cioè già all'epoca l'esercito, l'élite dell'esercito forse più addestrato del mondo, al comando del loro comandante, che non mi ricordo mai come si chiama, ma doveva essere un pazzo scatenato per quello che arriva a fare. Ecco, l'obiettivo in quest'epoca, passami il termine, viste le armi da fuoco, è ancora sparare il più tardi possibile, perché chi spara per ultimo tira bene, fondamentalmente. Poi c'è dietro tutta la psicologia, no? Un reparto addestrato, un soldato addestrato appunto da 10 metri ti spara, mentre una recluta ti spara da 100 perché non ti vede in faccia, ma non ha il coraggio di spararti da faccia a faccia. Quindi i primi che sparano da lontano, perdono colpi. I francesi, per quello che ne sappiamo, sparano in effetti da troppo lontano, cioè aprono il fuoco da quasi 150 metri, che vuol dire buttarne via quasi tutti. Il 90% dei colpi si perdono. Però i prussiani iniziano ad andare avanti, vanno avanti, i francesi, specie quelli del reggimento La Marine, tengono botta, cioè l'obiettivo dei prussiani è letteralmente il seguente: il comandante dà ordine alle sue truppe di arrivare a 10 passi, cioè 6 metri dalla linea avversaria senza sparare. Cioè vuol dire letteralmente guardarti in faccia, ma davvero il bianco degli occhi. L'obiettivo è quello. Salvo che quando arriva effettivamente a quella Metà di un campo distanza... da basket. Ma no, sì, ma neanche proprio, sì, una stanza. L'area di un campo da basket, il tiro da 3. Sì, il tiro da 3, esatto. Salvo che arrivato a quella distanza, l'ultima scarica diventa una fucilazione, cioè è come se fossi davanti al plotone d'esecuzione. E infatti lui muore e i suoi si disperdono. Arriva una seconda ondata, viene respinta anche questa. Arriva la terza ondata prussiana, guidata dal principe d'Anhalt in persona, e il reggimento La Marine e altri, che hanno combattuto bene finora, iniziano a non avere più munizioni. E a questo punto i giochi sono fatti. Ed è per questo che in realtà la battaglia è stata persa il giorno prima. Quelle munizioni che servivano disperatamente erano state intercettate da Eugenio il giorno prima. Quindi torniamo, scusami, al nostro discorso iniziale, dove non tanto la baionetta quanto, come dire, è un gioco di saturazione. Se arriva, si Esatto, spara, dopo un po' chi è sì, no, stufo di certo, pigliare perché colpi se ne va. inizialmente allora, il concetto di queste armi è paradossalmente estremamente contemporaneo. Tu semplicemente fai con un battaglione quello che fa una mitragliatrice. Scarichi centinaia di colpi, saturi un'area, tutto quello che passa di lì lo maciulli, e quindi vinci così. Cioè, fondamentalmente. Il problema è quando, come anche oggi, non hai più munizioni da sparare. Poi, se posso, forse anche un altro problema è appunto l'imprecisione di queste armi, che bisogna sparare da vicino. Sì e no, perché l'imprecisione in realtà è uguale. Anche un'arma automatica oggi non è estremamente precisa sulle grandi distanze. Il tuo Sì, obiettivo no, è io proprio scusami, quello che saturare un'area. intendevo, quello che Dimmi. abbiamo visto prima, i veterani sparano da vicino perché appunto la ricarica, l'imprecisione anche la ricarica non permette, cioè quando devi sparare deve andare bene. Sì, ma no, guarda, io parlavo più, i veterani sparano da vicino perché sanno sopportare il prezzo psicologico del farlo. C'è una citazione sempre lì, cioè un vigliacco ti spara a 100 metri, non ce la fa a 10 metri. Perché è vedere la persona in faccia e spararle addosso ti implica che qualcosa nella tua testa si rompe. Un veterano lo fa, una recluta non è detto. Poi sì, certo, è ovvio, più sei vicino, più sei preciso. Però la verità è che tu punti che arrivati a 75 a 80 metri apri il fuoco, e a quel punto già a 80 metri, cioè 1 su 3 va giù dei tuoi. Più ti avvicini e peggio è. In realtà quando si vedono in certi film che vanno giù tutti insieme, a certe distanze è corretto. Perché se tu trattieni il colpo fino all'ultimo e poi partire una salva, è come una scarica di mitragliatrice che arriva. Tutto quello che c'hai davanti se lo mangia. E a questo punto però i francesi alla terza ondata non è che non hanno proprio più munizioni, ma iniziano a non averne più. E quindi appunto questo sgranare di mitraglia, questo rosario di morte, passiamo il termine, invece di infittirsi, cede. Le maglie, cioè la gente inizia a passare. A quel punto, alla terza ondata, c'è la prossima scena,
cedono. Arriva il principe d'Anhalt in persona e con le sue forze prussiane sfonda il settore. Come sempre una parte delle reparti rimane lì a farsi massacrare, la grosso cede, cosa succede come al solito, no? I primi a fuggire non sono i reparti in prima fila, paradossalmente, sono quelli dietro. Perché quelli dietro non vedono bene la situazione. Tra l'altro dobbiamo pensarci anche che tutto questo in realtà a furia di sparare hai un fumo assurdo, non vedi niente. Quelli dietro vedono soltanto casino, sentono che davanti si spara, sentono gli avversari avvicinarsi. Stanno sopra i loro morti, perché comunque anche i prussiani sparano una certa, e quindi sei sopra i cadaveri dei tuoi compagni o peggio, o i feriti che ti tentano ti chiedono aiuto. Vedi i feriti portati indietro, è tutto molto confuso, quindi le seconde e le terze linee iniziano a cedere. Si diffonde un grido, siamo morti, a quel punto arriva l'urto e di fronte a questa situazione, a parte appunto gli ultimi fanti della prima linea che rimangono un po', la maggior parte si dà alla fuga. A questo punto cosa succede? I prussiani entrano, sbaragliano la cosa, ma invece di fermarsi la fanteria prussiana si lancia ancora avanti e c'è la possibilità da parte dei cavalieri franco-spagnoli di chiudere la breccia. Questi si lanciano contro i prussiani, ma abbiamo un comandante, adesso mi ricordo il nome, che li fa investire da una scarica di fucileria. E la seconda ondata di cavalieri francesi, se non sbaglio era Le Garde e il Real Rossiglione, sì, si trova davanti la controcarica della cavalleria imperiale piemontese, dove ci sono in pratica tutti, ci sono sia Vittorio Amedeo sia Eugenio di Savoia. Eugenio di Savoia si vede addirittura il cavallo ammazzato sotto e il servitore ammazzato, però lui si rialza pieno di sangue e dice dai su, andate avanti, cioè, adesso non è il momento di fermarsi, dobbiamo finirla. Questo controcaricano e fanno a pezzi la cavalleria francese. E a questo punto è già finita la battaglia, perché il varco è aperto, la riserva francese è stata bruciata, si resiste ancora a Lucento, perché è un castello, c'è il ponte. La destra francese Metto la mappa? si va pure sulla mappa, esatto, quella subito prima. Se vedi, la manovra è proprio una manovra appunto tattica di aggiramento, sfondi alla destra francese e poi pieghi. I francesi, se vedi quella linea tratteggiata, quei pochi tentano di rifugiarsi nel castello di Lucento, però a questo punto arriva anche da dentro Torino la guarnigione al comando di Daun, che a questo punto si esce fuori e attacca i francesi alle spalle. A questo punto c'è il collasso totale dell'armata del Duca d'Orléans. In realtà tiene ancora a Castello di Lucento sia perché ci sono le truppe migliori, ci sono buone truppe, sia perché ci sono sia il Marsini sia l'Orléans, che sono già stati feriti tra l'altro. Poi però arriva un'ennesima ferita per il Duca d'Orléans, più grave, e anche per il Marsine, che quindi vengono portati via dai propri uomini. La resistenza cede, i francesi del Castello di Lucento, per rallentare i torinesi, perché la guarnigione di Torino, bruciano i ponti e però tutta quella gente dalla destra che stava tentando di darsi alla fuga verso il ponte rimane tagliata fuori e non può fare altro che arrendersi in pratica. Quindi a questo punto un'armata è completamente collassata. Se posso, quelli che erano i francesi davanti a Chieri, che fanno in questo? Assolutamente fermi, per tutto il giorno. Ok. Ed è questa la genialità di Eugenio. A maggior ragione, a parità di forze nel teatro operativo, anzi l'inferiorità numerica, dove lui scatena la battaglia, lui ha una superiorità di quasi 3-1, schiacciante. E questa è la capacità sua. Non solo i francesi stanno fermi davanti a Chieri, ma anche il corpo di Le Feuillade, che lo vedi sotto la mappa, no? Nelle trincee d'assedio, eccetera. Lui va avanti tranquillamente come se niente fosse a bombardare Torino, manda soltanto quasi 2000-3000 cavalieri di rinforzo, ma appunto quando ormai si combatte a Lucento, cioè sull'ultimo perno che rimane della difesa. Poi quando anche Lucento cede, a questo punto l'armata di Le Feuillade crolla, e lì c'è il crollo proprio perché tu stai bombardando Torino, iniziano ad arrivare. Sei al fianco che ormai è travolto. Esatto, il fianco è travolto, iniziano ad arrivare feriti, gente che ti dice la situazione vera o la ingigantisce, e a quel punto, cioè,
gli imperiali hanno sfondato, da Torino escono truppe a profusione, Lucente è caduta, i ponti sono in fiamme, e tutto è perduto e tutti scappano, cioè collassa il sistema. E quindi anche metà delle armate di Lefebvre si dà la fuga. E a questo punto la battaglia finisce con la parte del duca d'Orléans completamente spazzata via, possiamo dire. Lefebvre subisce anche lui grandi perdite, anche perché nella foga una parte si ritira con ordine, un'altra finisce nelle campagne, si sbanda, e lì tra chi diserta e tra i contadini che hanno voglia di farla pagare dopo alcuni mesi non Penso finisce anche la bene. cavalleria imperiale abbia contribuito. No, sì, sì, mandano 500, non ne mandano tantissimi indietro, ne mandano 500 cavalieri dietro di loro, un sacco di annegati ovviamente e dispersi, e a questo punto collassa, vai pure avanti. E quindi Subito. abbiamo devo dire un sacco di cose di cui mi sono dimenticato, queste sono alcune vedute della battaglia, ovviamente. Qual è la carica, se non sbaglio, di Vittorio Amedeo, adesso non mi ricordo. Credo si trovi al Museo del Risorgimento di Torino, da qualche museo qua a Torino questa. Forse al Museo della Cittadella, l'ho vista dal vivo. Sì? Beato Sì. te, che figata. Paradossalmente io, no, ma aspetta, il Museo della Cittadella non è il museo, no, non è quello dell'archivio, no, ho detto una No, bestialità io. no, l'archivio è l'archivio di Stato. Quello della Cittadella dove, Sì, dove c'è la come dire, statua. dove sì, dove c'è la statua di Pietromicca, che si può visitare. Non mi ricordo, però da qualche parte l'ho vista. Okay. Eh sì. Va bene, beato te. Ma ce ne sono diversi, come cose. Ovviamente sono molto retorici, eccetera. Beh, sì, Ragazzi. cioè, Alcuni sono molto realistici. E poi qua abbiamo le mappe dell'Italia attuale, perché mentre entrano e cantano il Te Deum, è fatta. Cioè, davvero, qua cambia il volto dell'Italia e del mondo. Allora, intanto, oltre a tutte le perdite, fanno un bottino colossale. Fanno davvero un bottino colossale i piemontesi e gli imperiali, sia di armi, sia di equipaggiamenti, sia di soldi. Prendono una valanga tutte le casse delle armate e circostruiscono l'esercito ducale, tra l'altro. E poi però l'Albergotti, che è stato fermo 2 giorni, quando vede la situazione, cosa pensa di fare? Giustamente pensa di sganciarsi. L'Albergotti è il comandante francese verso Chieri. Però sia lui si riunisce, sgattaio nella notte, si riunisce ai resti delle armate dell'Orléans ferito e delle Feuillade, però vanno verso Pinerolo. E andare verso Pinerolo, giustamente in parte, anche perché appunto i miliziani piemontesi a Chieri gli chiudevano la via di Lombardia, andare verso Pinerolo e la Francia vuol dire abbandonare l'Italia. E quindi è finita, cioè, come detto, come se è vero che prima della battaglia della collina di Superga il principe Eugenio abbia detto quelli sono già mezzi sconfitti, vedendo lo schieramento francese, il giorno dopo, vedendo dove si stavano ritirando, ha detto che colpo, l'Italia è nostra. Perché se guardi adesso, giustamente vanno a cantare il Te Deum, festeggiano, tra l'altro il principe d'Anhalt, che è quello che abbiamo visto sfondare le linee francesi, era esausto, talmente esausto che è il primo ad arrivare in città, entra in un'osteria, alla cerca di una brocca d'acqua, distrugge tutto con la spada. Cioè, ci sono gli avventori di questo bar, chiamiamolo così, che si vedono questo qua in uniforme coperto di fango e di sangue, che inizia a distruggere tutto per arrivare a una brocca d'acqua, per dire che comunque il collasso nervoso c'è per tutti, anche per i vincitori. E però, se guardi le slide successive, nell'arco di pochi giorni, tutto quello che aveva fatto la Francia in anni crolla. Noi abbiamo letteralmente le conquiste fatte in quasi 4 anni di guerra dai francesi, quindi tutte le fortezze piemontesi vengono, fermati pure all'ultima mappa, vengono riconquistate nell'arco di 7 giorni, e nell'arco di 20 giorni i piemontesi e gli imperiali sono a Milano cade, si dà all'imperatore, e poi nell'arco di pochi mesi successivi tutti i presidi francesi in Italia si arrendono. Quindi è davvero il collasso di tutta una strategia geopolitica che era durata anni, potenzialmente decenni, se parliamo del suo progetto. E cioè, ragazzi, questo è la svolta della guerra di successione spagnola. Questa, insieme anche alla battaglia di Ramilles, che è più a nord di alcuni anni prima, tronca le 2 tenaglie della Francia. Se guardi perdonami, 2 slide successive,
No, un po' più su. Ah no, è questa qua, giusto, perdonami. Le due tenaglie con cui i francesi, esatto, tentavano di farlo vengono spazzate e viceversa sono gli alleati, vai nella slide pure successiva, che iniziano ad attaccare la Francia, creando quella situazione che si ripeterà all'inizio delle guerre di rivoluzione, fondamentalmente. E paradossalmente finirà anche come le guerre di rivoluzione. Comunque, è per questo che è estremamente importante, ok? Poi adesso noi abbiamo parlato molto alla rinfusa oggi, però vediamo la situazione invece, vediamo le ultime due slide che sono le più importanti e dovrebbero far capire perché soltanto oggi questa guerra è della massima importanza, la stanno iniziando a mettere sui libri di storia bene soltanto oggi. Questo è il mondo del 1700, l'Europa meglio, non il mondo. Ed è il mondo della guerra, tutto sommato, della guerra dei 30 anni. Non è cambiato poi così tanto, passami il termine. Se prendi, e anzi, l'unica cosa che è cambiata è che gli Asburgo si sono già presi una discreta fetta dei Balcani, che poi allargheranno ancora. Slide successiva, e qua è già cambiato tutto. È cambiato letteralmente tutto, ovvero sia il mondo è cambiato. Poi la guerra va avanti ancora anni, per carità. Però in quella giornata, in quei pochi anni, si è decisa la sorte del mondo per sempre, perché abbiamo la Francia che perde la guerra, la dinastia vince la guerra, perché alla fine arriverà Filippo sul trono di Spagna e i Borboni sono re di Spagna ancora oggi. Quindi, dal punto di vista familiare, è andata bene, anzi, considerando come è andata poi in Francia, è andata meglio lì. Però la Francia e la Spagna la guerra la perdono. Ecco, avevo bisogno di una inquadratura sul Piemonte, però vabbè, pazienza. Arrivo. No, è questa qua la slide, perché non c'è l'altra. Non sono riuscito a inserirla, vedi che c'è una slide vuota, si vede che si è Sì. cancellata. Che c'era l'espansione piemontese. Ma comunque, tornando a noi, la Francia perde parte delle sue basi e soprattutto è la Spagna che perde tantissimo. Il trono di Spagna viene splittato fondamentalmente, ovvero sia i domini spagnoli rimangono alla Spagna, che rimane un dominio coloniale, ma i domini europei spariscono. Questo è dovuto al fatto anche che verso la fine della guerra c'era stata una mezza magagna, perché c'è stato un momento paradossale in cui tutti hanno attaccato, cioè, erano la Francia contro tutti. Poi quando stanno per vincere muore l'imperatore d'Austria, non è l'imperatore del Sacro Romano Impero, no? E quindi eredita al trono il fratello, che però era il candidato austriaco al trono di Spagna. Allora tutti dicono, no, allora ci torniamo davvero a Carlo V. E allora vanno tutti contro l'Austria per pochi mesi, perché poi l'Austria non riesce a tenere botta. Però sta di fatto che alla fine si mettono appunto d'accordo, a Filippo di Francia, possiamo dirlo così, va al trono di Spagna, con l'obbligo di tenere separate le corone, quindi mai le corone di Francia e di Spagna dovranno trovarsi sulla stessa testa, che è quello che interessava. E però la Spagna perde tutti i domini, perdonami, italiani e anche gli altri domini europei. E a questo punto è la fine di un'epoca, letteralmente. Per la fine dell'età moderna, se è iniziata Esatto. con gli spagnoli che entrano in Italia. Gli spagnoli che entrano in Italia, che conquistano il nuovo mondo, a questo punto cedono botta. Cedono botta e sono gli Asburgo dell'altro ramo che si prendono quasi tutto. Perché, e questa è la vera differenza per noi, per 150 anni, tolta la parentesi napoleonica, a dominare l'Italia saranno in gran parte gli Asburgo d'Austria. Gli Asburgo d'Austria che si prendono non solo Milano, ma anche la Sardegna e Napoli, da cui saranno scacciati, vabbè, con la prossima guerra di successione. Però da quel momento gli austriaci saranno a Milano per quasi 150 anni, che non sono pochi, cioè. E, parere mio, spassionato, salveranno Milano da se stessa, perché se io ho studiato un po' quest'epoca, Milano era messa male prima che arrivassero gli Asburgo, ma molto male. Messa talmente male che la cosa importante per i milanesi non era neanche finire, la cosa importante era finire né sotto gli Asburgo né sotto i Savoia, perché sapevano che gli facevano lavorare, passami il termine. No, c'è una bellissima testimonianza di un veneziano che fa durante la guerra polacca, quando i piemontesi invadono il Milanese e la occupano, e che fa a fronte di un'ottica nazionale, cioè un ambasciatore veneziano che fa: allora, per la classe dirigente milanese
l'ordine di preferenza è questo: la Spagna, l'impero, la Francia, il diavolo e il re di Sardegna. Non lo vogliono manco per il cavolo. Però, vabbè, 150 Un anni saluto dopo anche la ad Alberto che fuggì da Milano. sì, ma lì è il paradosso, perché in realtà vedi come in 150 anni si è ribaltata, perché qua io ti lancio un po' la contromossa. In realtà, e qua vediamo, il sentimento di unificare il paese a questo punto per i Savoia c'è. Perché se uno dice Emanuele Filiberto probabilmente non progettava di unificare l'Italia, ma ha intravisto una possibilità e ha iniziato a lavorarci su. Con Vittorio Amedeo invece la cosa è chiara, perché Vittorio Amedeo pochi mesi dopo la fine della guerra, in cui è stato incoronato re di Sicilia, il primo Savoia che, vabbè, i Savoia cos'è che si prendono un sacco di roba, si ingrandiscono fortemente, il Piemonte ottiene grandi territori che sono oggi piemontesi, tipo il Monferrato e altre cose, ottengono il titolo di Sicilia di re, e quindi uno che può stare a livello di tutti gli altri monarchi, i Savoia e anche gli Hohenzollern in Prussia. Abbiamo queste due nuove dinastie che possono trattare da pari, teoricamente, ovviamente, con il re di Francia e l'arciduca d'Austria e il re di Spagna, quindi a noi sembrano delle cavolate, però in realtà vuol dire letteralmente avere una nazione che è indipendente e sovrana. È E un la altro differenza campionato, diciamo, giocare su un altro Esatto, un altro campionato. campionato. Se preferisci però davvero come essere totalmente indipendenti e sovrani. Mentre prima sì, sei indipendente, però devi un po' rifarti all'impero, un po' alla Francia, invece adesso no, siamo pari. Tu sarai grande 10 volte me, ma noi siamo allo stesso livello. E tra l'altro anche con una fortissima valenza, perché il trono di Sicilia era il trono che prevedeva l'unzione, e qua invece è un po' medievale. Capisci com'è un mondo davvero a mezzo? Il trono di Sicilia ci tengono anche perché prevede l'unzione al momento dell'incoronazione, l'unzione con l'olio sacro, quindi proprio un mondo medievale, però d'altro canto un mondo proiettato avanti, perché c'è un consigliere, in realtà la lettera di c'è un consigliere che scrive a Vittorio Amedeo riprendendo i suoi pensieri dicendo: Vostra Maestà con Torino prenderà Milano e con Palermo prenderà Napoli. Quindi in realtà da quel momento l'obiettivo sabaudo è chiarissimo. In realtà a livello geopolitico parziale è prendersi solo uno spazio di profondità nella pianura padana, ma il concetto di prendersi tutta la penisola è fortissimo in quel momento. Che poi Vittorio Amedeo non ce la farà, perché lo costringeranno a scambiare la Sicilia con la Sardegna e la cosa gli roderà tantissimo. Però ancora il figlio, e qua vedi il paradosso di come, cioè, sotto certi punti di vista, quello che accade nel Risorgimento stava già avvenendo 150 anni prima, ma non era il momento, perché non c'era ancora abbastanza ideologia o amor patrio o sentimento, l'idea di nazione. C'è già, ma non abbastanza. Oh, forse i nemici erano troppo forti, c'era un astro in Quindi questo momento che anche era no, un po' questo troppo sicuramente. Però se tu pensi che il figlio Carlo Emanuele III, quando invade la Lombardia, si proclama liberatore d'Italia quando a Milano, e dice uguale a Carlo Alberto, salvo che lì la nobiltà milanese non è che dopo si incazza perché lo lascia, no, la nobiltà milanese non vuole i piemontesi, pur preferisce tutti gli altri, e te dici, vedi che poi ci sono ovviamente anche altri interessi, però per farci capire come in realtà appunto la geopolitica sotto certi punti di vista è quella, le ideologie parzialmente sono quelle, parzialmente cambiano, la storia si ripete ma non è mai uguale, se mi passi il termine. certo. E infine, ragazzi, chi è che ha vinto davvero questa guerra? Questa guerra l'ha vinta l'Inghilterra. L'Inghilterra che ha fatto scannare tutti, si Come prende due sempre, cioè. pezzetti di... Come Come sempre, si sempre. prende... No, ma questo è davvero il momento in cui l'Inghilterra domina. Si prende due pezzetti di terra nelle colonie, Mh-mh. la Baia di Hudson, e inizia a creare il Canada, l'Inghilterra, l'assento, e si prende Gibilterra, ragazzi. Cioè, da quel momento fino ad oggi, ma ancora oggi, l'Inghilterra controlla il Mediterraneo. Sono passati 300 anni, gli inglesi sono ancora su quella cavolo di rocca a decidere chi entra e chi esce. E che cosa gli puoi dire a questi qua? Chapeau. Appunto. E quindi è tutto questo. Allora, è stata spero di aver spiegato abbastanza decentemente, sono stato molto veloce su certe cose, spero di essermi fatto capire su altre. Poi non Ma, so, dimmi tu.
Sicuramente, io ho capito, è stato veramente molto interessante perché con queste vignette hai fatto proprio entrare nel cuore, dove vignette messe anche con quadri, ho apprezzato un sacco, poi veramente un discorso appunto strategico, operativo e anche tattico, poi abbiamo visto effettivamente come di fatto anche si combatteva un po' questi luoghi comuni della baionetta, che in realtà appunto era una guerra di saturazione, ci si prendeva fucilata a fucilata, e fin quando qualcuno diceva basta, vabbè, io ne ho già Io prese, me ne ecco. vado, esatto. Quindi io sono veramente soddisfatto, completo sotto ogni punto di vista, mi viene la curiosità di approfondire. Mi ha aperto veramente un mondo che io onestamente queste guerre del '700, per mia ignoranza personale, l'ho sempre un po' snobbato, cioè sapendo quello che verrà dopo, che mi Ma interessa di tutti. più, le ho un po' Ma lasciate, anch'io, però me l'hai messa in quest'ottica, devo dire, però effettivamente non ha tutti i torti, è veramente un quadro molto più, cioè, più nitido se pensiamo. Vai, racconta No, i ci stavo libri che citando la consigli. citazione, vai pure, No, dopo ti niente, questo spiego. quadro qua è veramente un quadro, se vogliamo, molto più nitido, se vogliamo, di quello che poi effettivamente verrà poi con, non so, il congresso di Vienna, quindi già, come dire, già il dado è tratto, mi viene da dire. Abbiamo fatto questa chiusura con la Gran Bretagna e Gibilterra, inizia col Canada, poi la Gran Bretagna è sempre lì che guarda un po' cosa fanno questi continentali. Fate Esatto, tutto, ma lasciatemi il esatto. Belgio, ecco. Cannatevi esatto, e il Belgio infatti lo danno agli austriaci, che in quel momento sono i grandi alleati dell'Inghilterra. Infatti. Cioè Eh, veramente storia contemporanea, non riesco a dire in altri termini. Quindi grazie davvero, mi viene la curiosità di approfondire questo mondo che, per mia ignoranza personale, l'ho sempre un po' tralasciato. lo so, ma anch'io mi ci sono avvicinato gradualmente. Guarda, è davvero un mondo a metà, sotto certi punti di vista, molto medievale, molto contemporaneo. Poi ci sono un sacco di cose su cui si può addentrarsi, le particolarità, non potremmo mai finirle, cioè nel senso, anche come si usavano le spade nei combattimenti di cavalleria invece le ferite, le ferite da pistole, da fucile, anche perché si dice sempre, a 150 metri i fucili erano inutili. Momento, era difficilissimo che se ti prendessero, ma se ti prendevano Ti eri fatto lo prendevano. stesso, cioè nel senso, te portavano via il braccio, te la facevano senza problemi. Ed è per questo che appunto, se mi passi il momento, non è marchetta perché non ci guadagno neanche un centesimo, però se mi passi il momento delle fonti, io ti consiglio un po' Certo. Minola, che è molto semplice, poi Paoletti, Come si chiama Minola, scusami? oddio, Beh, poi casomai me lo mandi e lo lascio in uno descrizione è al Grandi battaglie del video. Piemonte, l'altro è Savoia in guerra di Minola, i 2 libri, però sono molto semplici e sono anche un po' datati, ahimè, perché erano quelli con cui mi ero iniziato a avvicinare, ma si parla di 10 anni fa. Poi di Paoletti, il principe Eugenio di Savoia e Capitani di Casa Savoia che non ho qui, ovviamente non lo trovo da giorni. Tra l'altro entrambi, sia Paoletti sia Badone, smontano un paio di miti, perché questo qua ovviamente è la biografia sul principe Eugenio, no? Tutta la vita da quando era ragazzino, eccetera. E devo dire che ogni tanto io quando ascolto Barbero sono un po' in urto perché, sai, questi qua hanno approfondito un po' di più e non fanno le pulci a lui, però iniziano a fare la tara un po' delle informazioni, dei grandi miti, ok? Come Pietro Micca è un mito. Ah, non abbiamo finito di dire la storia di Pietro Micca. Gli viene data una pensione alla vedova di Micca che aveva un figlio. Sai quanto? Farti Il capire. minimo, immagino, essendo piemontese e Savoia, cioè. 2 pani al giorno. Ma Tanta se roba. fosse anche quello, perché sì che ha salvato, ma era uno dei tanti che è morto, Sì, 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 cioè, sì. quindi Questa sì, tantissimo. Noi abbiamo questa esatto, tu dici: "Perché dovrei darti di più?" Ha fatto il suo dovere, certo, no, più quello che ti dico io, eroico. che dicevo prima, è entrato un po' nel mito con Carlo Alberto, quando appunto si è creato bene questo mito dell'unità, quindi questo martire, l'assedio di Torino, la prima vera battaglia contro l'unità, cosa che effettivamente si pensava sopravvivere, nessuno pensava adesso andiamo a liberare l'Italia, ma neanche Ma no, Garibaldi, 1000 pensavano questa roba, ma come dire, Cavour e Vittorio Emanuele II ne hanno approfittato, la Francia non attacca, questo va, ma buttiamoci, se no andiamo che anche noi. succede qua? Viene ancora la Repubblica sotto nell'Italia del Sud, ma anche no, cioè Esatto, buttiamo noi. prendiamo salviamo capra e cava.
E la cosa esilarante però è anche, pensa anche a questo concetto, per dire, da noi com'è, c'era il biglietto di merito, via, però non c'erano le medaglie all'epoca, che sono da una parte un lascito della rivoluzione francese, salvo che in Piemonte, dove vengono introdotte prima, ancora subito prima delle guerre contro la Francia rivoluzionaria. Però uno così, in effetti, cosa gli fai? Una promozione se rimane vivo, ma è morto, e quindi al massimo delle 2 pani alla vedova, che dici, porca vacca, è anche una miseria però, cioè. E invece sul Principe Eugenio mi ricordo che Paoletti fa una disamina, sai che c'era la voce che lui era stato un po' libertino in gioventù e aveva anche avuto, e fosse omosessuale fra le altre cose. E non so perché Paoletti su questo ci ha fatto un punto fermo e si è messo a fare una ricerca, è risalito alle voci che lo davano come tale ed è venuto fuori che erano tutte, cioè probabilmente, sia chiaro, per farti però capire come funziona il mondo e come funziona anche nei secoli, delle voci di corridoio della nemica di corte della madre di Eugenio. Cioè il livello come per 300 anni l'Inghilterra ha dominato, per 300 anni la malalingua, la ripicca fra due donne di corte è andata avanti su questo qua che dice... E poi dicono che la storia la scrivono gli uomini. Esatto, non è vero. Tant'è che Poletti dice, ma scusate, abbiamo sempre detto che lui muore dopo aver passato la notte nel palazzo di un'amica a giocare a carte. Non era l'amica, era l'amante. Cioè, Sarà stato senza fare fluido, tutti evidentemente, era avanti nei tempi. Cioè. sicuramente poteva fare, no, ma sicuramente probabilmente non si facevano per tutti questi problemi, oggettivamente, specie alla corte di Luigi XIV, come diceva in Scipione detto l'Africano, no, meglio che non lo ripeta, va? Sotto chi tocca e buonanotte, per carità, però per farti capire come certi miti noi li portiamo avanti senza averci mai lavorato davvero sotto, perché Certo. alla fine tu vai a vedere. E l'altro appunto grande protagonista, con almeno 2 volumi, in realtà ne manca uno, che è Giovanni Badone, Potenza di fuoco ovviamente, Giovanni Cerino Badone, e bellissimo questo qua, senza impiccarmi, 1706 Le Aquile e i Gigli, una storia mai scritta, dove lui analizza segno per segno la battaglia di Torino, tutte le assedie, tutte le tattiche. Io lo consiglio davvero perché tutti i modi di combattere dell'epoca che stanno cambiando, cambieranno ancora di più nei secoli, cioè non si parla, generalmente gli eserciti non sono ancora su 3 file, c'è il fuoco di rango, non il fuoco di plotone, però anche lì dipende da reparto a reparto, e perché magari alle volte non seguono neanche le direttive. Cosa vuol dire essere granatieri? Gli scontri di cavalleria, le strategie di Vauban per far cadere le piazze fortificate. È un capolavoro questo libro. Poi si entra anche nel merito dello specifico. Le perdite e i consumi di un assedio, le nuove invenzioni, la logistica, le paghe, come va un esercito in marcia, le tattiche di guerriglia e di controguerriglia. Una roba bellissima davvero, i personaggi, e poi anche lui smonta un altro mito, che invece questo è un mito molto, se prima avevamo un mito un po' moderno, passami il termine, su Eugenio, adesso abbiamo il mito opposto, ovvero sia il mito reazionario di Vittorio Amedeo, che sono i suoi ussari, entra nel letto della Stura, aggira ai francesi ed è lui che fa crollare il fronte, mito in quale tra l'altro sono anche caduto anch'io. Già nell'ultimo video l'avevo un po' sistemato perché avevo iniziato a leggere Badone, però avevo già montato il video, maledizione, e quindi avevo fatto solo le scritte sotto. In realtà questa è una lettura errata di un documento austriaco, per cui Vittorio Amedeo non era lì, era in un altro settore del fronte e si carica dopo con i suoi cavalieri, ma contro la cavalleria francese. Il mito che lui entra nel letto della Stura con questi ussari e aggira le posizioni francesi è un mito. Gli ussari entrarono nel letto, ma non aggirarono le posizioni, cioè quando arrivarono ad aggirare le posizioni francesi il fronte era già crollato, Vittorio Amedeo stava comandando altri reparti, però questo mito, se guardi ancora in tutti i libri fino a 10-15 anni fa, c'è. Per la prima volta ho notato ieri sera preparandomi sta live, non c'è più nella pagina di Wikipedia, ma non c'è più nella pagina di Wikipedia perché l'autore di Wikipedia ha letto Cerino Badone e infatti lo cita come fonte. E quindi queste sono le principali fonti. Poi ci sono anche un paio di siti interessanti. Era oggi, ieri l'altro a Torino, una roba simile, e ci sono un sacco di cose interessanti. Niente, scusami se ho preso ancora del No, hai tempo. fatto benissimo, grazie per queste fonti, le metterò in descrizione per chi volesse approfondire.
Poi ovviamente in descrizione trovate anche il video che ha fatto Zach, trovate anche gli altri suoi video del suo canale. Ho Ringrazio messo anche dei sinceramente. video del dottore, professore Cino Badone, che ha fatto su Domus Orbica, sulla battaglia della Sietta, e anche su altri, metterò quello sulla via della guerra, cioè come si combatteva in questo periodo del Settecento, che a mio avviso è molto interessante. Quindi Sì. nulla, ti ringrazio. Vai. Ma io ringrazio te, dovrò ospitarti prima o poi, però adesso vediamo se devo riuscire a mettere insieme Ma tutte le non c'è cose. fretta, cioè tanto io ho uno scappo, pensa prima, come dire, alle tue cose, quando abbiamo tempo e con calma, molto Ci volentieri. tengo. Parleremo un po' di grecità, dai, che ci Attenzione che occorre. Vabbè. Allora non facciamo mi così, fermo più. tu farai Scipione, io farò Catone, e risolviamo la faccenda. Mi sa proprio di sì. Ci sta. Va bene. Scusami, Dai, piuttosto ringrazio di tutti quanti quelli presenti in chat, scusatemi, sono stato molto presente, li saluto ancora Quarta Dimensione che se n'è andata via tempo fa, scusatemi ma con le slide dovendo gestire da schermo ero estremamente lento e non sono riuscito subito a rispondere, quindi vi ringrazio chi ci ha seguito nei commenti e nulla, ringrazio Zach e a Grazie ancora a presto. te. Buonanotte a tutti. Notte. E mi invito ovviamente a seguire i canali di Zach su YouTube e anche la sua pagina, sempre veramente sul pezzo, non solo di storia contemporanea e moderna, ma È troppo qualsiasi buono. cosa. No, seguite invece Gianluca, che io mi devo recuperare tutte le sue live, specie quelle che sta facendo negli ultimi giorni, anche sul mondo antico. Cos'è che era l'ultima? Fortificazione dell'Imes Sì, occidentale sì, nell'Alto esatto, anche Impero. su quella, bravo. Anche quella è sempre figa. Tu porti ospiti, non tanto il sottoscritto, ma altri ospiti davvero Ma anche over the top sottoscritto. proprio, cioè. Grazie. Dai, buona serata a tutti. Notte.